Benvenuti, buonasera a tutti. Allora, ritorniamo al discorso del BLS, cioè il Basic Life Support, quindi se vi ricordate, quindi le manovre di rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco. Allora, qual è il vero scopo in realtà del massaggio cardiaco? In realtà il vero scopo del massaggio cardiaco non è quello di far ripartire il cuore, ma non è quello l'obiettivo che dovete avere, ma è quello di, diciamo, pompare il sangue, perché il cuore è come una pompa, pompare il sangue a livello cerebrale. Il sangue trasporta ossigeno e quindi chiaramente ridurre i danni di anossia cerebrale. E quindi ecco perché bisogna intervenire subito in caso di arresto cardiaco, perché prima intervieni col massaggio cardiaco e meno danni ci potrebbero essere a livello cerebrale. Ogni anno in Italia circa 60.000 cittadini muoiono dopo un arresto cardiaco. Se si arresta il respiro, il cuore continua a battere solo per 7-8 minuti. Questo è importante, specialmente nei casi di soffocamento. Pensiamo ai bambini che mettono tutto in bocca, bambini di 1 anno, anche meno. Nel momento in cui resta una biglia, un gioco, qualsiasi, anche un alimento, viene inalato, non ingoiato, perché sono due cose diverse. L'inalazione è a livello della trachea, quindi l'apparato respiratorio. Se viene ingoiato, ce ne frega, perché va allo stomaco e poi magari lo espelle con le feci, no? Quindi ce ne importa di meno, però se va a livello respiratorio, soprattutto nei bambini, siccome la trachea dei bambini è imbuto e non è un cilindro come quella dell'adulto, allora si chiude praticamente il lume, si chiude il lume della trachea e quindi dopo 8 minuti, se il respiro, se nessuno fa le manovre adeguate, e calcolate che 8 minuti l'ambulanza non arriverà né mo né mai, a meno che vi sta sotto casa, dopo 8 minuti il cuore cessa di battere. Se il cuore è primo a fermarsi, ovviamente quasi immediatamente si verifica l'arresto respiratorio. Questo è quello che avviene invece nell'adulto. Mentre quindi nel bambino la causa dell'arresto cardiaco è principalmente respiratoria, nell'adulto la causa dell'arresto cardiaco raramente è respiratoria, ma è principalmente cardiaca, un'aritmia, un infarto, eccetera, eccetera. L'anossia cerebrale, cioè la mancanza totale di ossigeno a livello cerebrale, provoca delle lesioni irreparabili dopo 4-5 minuti. Dopo 8-10 minuti si parla di morte cerebrale. Morte cerebrale è come la morte cardiaca. Ormai hanno istituito questa definizione, cioè nel momento in cui non c'è più attività a livello cerebrale si parla di morte cerebrale. E quindi entra in gioco tutto quello che, diciamo, noi iniziamo a parlare quando abbiamo un caso di morte cerebrale, iniziamo a parlare con i familiari per il caso della donazione degli organi, ok? Quando è morte cerebrale significa vegetale praticamente, una persona che è attaccata a un respiratore, ci sono dei farmaci che lo tengono in vita e il respiratore che praticamente permette di respirare. Quindi per evitare tutto ciò dobbiamo iniziare il prima possibile il massaggio cardiaco. Ovviamente la prima cosa da fare quando noi vediamo una persona che ha bisogno è ovviamente valutare la situazione, valutare le circostanze. Perché, come vi ho detto l'altra volta, se io adesso esco qui fuori e c'è una persona che mi viene investita, io non mi accingo subito a soccorrere la persona investita, perché devo ovviamente far fermare il traffico, perché se no poi le vittime possono essere 2, perché mi possono investire anche a me, okay? Magari viene un altro pazzo con una macchina e investe pure me. Quindi chiaramente, prima di tutto la sicurezza della scena. Agire in sicurezza, quindi autoprotezione e protezione dell'infortunato, allarme e chiamata di soccorso, esaminare l'infortunato, praticare le manovre giuste e completare l'assistenza fino al soccorso qualificato. Ma vediamo che cosa significa valutare la scena. Allora, vedete qui ci sono alcune scene. In alto a sinistra vedete un calciatore che praticamente si sarà fatto male a una gamba, a un piede, non lo sappiamo. Ecco, una partita di pallone, magari di un nostro figlio, di un nostro nipote, di un nostro amico, eccetera, eccetera. Che cosa è una scena sicura secondo voi questa? Cioè noi ci possiamo avvicinare alla persona che si è fatta male? Sicuramente sì. Beh, a meno che l'arbitro non ferma la partita e ci arriva una pallonata, però diciamo che è una scena abbastanza sicura, quindi chiaramente ci possiamo avvicinare.
Ma guardate le altre scene. Le altre scene, senza dubbio, sono tutte scene che non sono sicure. Perché? Perché nella scena a destra vediamo perdita di benzina da una macchina che praticamente ha subito un incidente. La scena giù a sinistra abbiamo una casa, penso, terremotata, e quindi chiaramente se c'è un malcapitato che chiede aiuto dobbiamo stare attenti, perché se no entriamo noi, ci cade il tetto addosso e poi gli infortunati sono 2. L'altra, ancor peggio, è una macchina che ha preso fuoco. I giornali ci fanno, avete visto, no? Giorni fa, ieri, quando è successo. Se insomma una persona rimane intrappolata dentro una macchina che prende fuoco, ovviamente prima di avvicinarci dobbiamo essere sicuri, insomma, di quello che facciamo, perché ovviamente se no le persone poi da soccorrere sono 2. Ovviamente anche in questo caso, se ci sono dei cavi elettrici, no? Allora, se c'è una persona che ha subito un arresto cardiaco da una corrente cioè da appunto una corrente elettrica, diciamo dobbiamo stare attenti, perché chiaramente se ci avviciniamo e la prendiamo anche noi, è ovvio che possiamo avere anche noi subire un arresto cardiaco. Queste sono altre scene, vedete, incendio, un incidente stradale con perdita di benzina o di olio, e poi vedete una persona anche con una pistola che chiaramente magari ha ferito una persona che noi conosciamo, un passante. Noi prima di avvicinarci ovviamente dobbiamo chiaramente in quel caso chiamare carabinieri, polizia, quant'altro, perché chiaramente altrimenti l'aggressore potrebbe anche colpire noi. Quindi chiaramente bisogna stare attenti. Ora qui vediamo 2 scene. Vediamo una scena che c'è al 99% dei casi posso pensare che questa ragazza stia dormendo, perché vedo anche un bicchiere per terra, magari ha bevuto e quindi sta dormendo su una panchina. Ma ci avviciniamo con sicurezza? Beh, io direi proprio di sì. Magari la chiamiamo e la scuotiamo, magari ci manda a quel paese perché stava dormendo, però ci assicuriamo di questa cosa. Io vi ho detto l'altra volta, io sono stato chiamato su un intervento, su una cosa del genere, perché la persona stava dormendo. Quello è procurato allarme, perché tu hai mobilizzato un'ambulanza con un rianimatore, con un infermiere e con un soccorritore e con un autista, che in quel caso magari potevano andare su un altro intervento, e l'altro intervento c'era, ed era un ictus, quindi chiaramente tu vai a perdere dei tempi, ok, per cose del genere. Quindi chiaramente valutate ovviamente la scena. In quel caso sotto invece abbiamo la solita caviglia, quindi una scena sicura, noi ci avviciniamo per dare aiuto. Questa è una scena sicura secondo voi? Perché? Chi ha detto no? E maltempo, il fulmine nell'acqua. E quindi? L'acqua non è un settore... Guardate quante persone stanno in acqua. 10.000. Quante ambulanze ci vorrebbero per soccorrere tutte queste persone? Ok? Poi deve essere Chiaro? responsabilità del bagnino di evacuare. Sì, sicuramente questo è un estremo. Io vi ho messo questa immagine per farvi capire, capito? Assolutamente. Ok? Ovviamente, come diceva la signora, pure sì, è in lontananza, però anche in lontananza io vedo persone che stanno in acqua, attenzione, non soltanto quelle che stanno qui. Ora, i rischi quali sono? Ovviamente ci sono dei rischi anche nostri, cioè nel senso che possiamo stare a contatto con comunque rischi biologici come sangue, urine, feci, vomito, saliva, eccetera. Rischio chimico, cioè gli incidenti con le autocisterne, i fumi sprigionati dagli incendi, cioè quindi l'inalazione di questi fumi, le ustioni da sostanze chimiche, ok? Interventi in cantieri edili e siti industriali. Rischio fisico, radiazioni, elettricità, incendi, rumori e vibrazioni. Rischio movimentazione manuale carichi, le lesioni che possiamo avere dorso lombare a carichi di strutture ossee, muscolari, tendini, nervose e vascolari. Questi sono alcuni dei dispositivi che ci permettono di proteggerci. Abbiamo i guanti, abbiamo le vari tipi di mascherine che avete imparato durante il periodo Covid, abbiamo gli occhiali paraschizzi, ma abbiamo anche questa mascherina che si chiama Pocket Mask, che è quella in basso a destra, e che è una mascherina che permette di insufflare aria al paziente, ma siccome ha una valvola unidirezionale, il paziente, qualora dovesse espirare, abbiamo che praticamente la valvola si chiude e quindi voi non potete inalare ciò che lui sta espirando. Ok? Ora,
Ciò che fa molta confusione è... Scusa, 2 minuti su quella mascherina. Se abbiamo la persona che ne ha bisogno, quindi bisogna respirare, inspirare, fare lo stesso, soffiare e tirare fuori l'aria? Allora, innanzitutto è una mascherina che io vi sto dicendo a scopo didattico, perché come vedremo nel BLSD, per i non sanitari, quindi tutti voi, la respirazione non è fondamentale. Nel massaggio cardiaco è fondamentale solo e esclusivamente il massaggio cardiaco, quindi passa in secondo piano. Ovviamente se devi utilizzare quella non devi espirare, cioè tu devi soffiare all'interno praticamente, ma non come un palloncino, poi vi farò vedere nella parte pratica. Ok? Ora, cos'è che va molto in confusione, spesso anche nei mass media, i telegiornali fanno molta confusione quando parliamo di arresto cardiaco e parliamo di infarto. Non sono assolutamente la stessa cosa, e per fortuna. La stessa cosa. Non sono la stessa cosa. Anche il collasso sono 3 cose diverse. Il collasso ne parliamo dopo. Allora, non sono la stessa cosa. L'arresto cardiaco e l'infarto, perché non sono la stessa cosa? È ovvio che l'infarto può provocare un arresto cardiaco, ma dei due è peggio l'arresto cardiaco. Ragazzi, l'arresto cardiaco è una persona morta, è una persona che se non facciamo nulla non avrà sicuramente nessuna chance. Ok? Invece l'infarto, ok? A meno che è un infarto massivo che ti provoca l'arresto cardiaco, ma è un altro discorso, l'infarto ti dà il tempo di intervenire, ma la persona è cosciente, è vigile, ti dice che c'ha dolore, è sudata, ha difficoltà a respirare, ha dolore alla scapola, al petto, al braccio, alla mandibola, ok? Chiaro? Perché spesso alla televisione dicono infarto come se fosse arresto cardiaco, non sono la stessa cosa in realtà. Come si presenta un soggetto comunque colpito da arresto cardiaco? Ovviamente privo di coscienza, l'assenza del polso e la midriasi progressivo fissa. Che cos'è la midriasi? Non me lo chiedete. Se io andavo avanti non me l'avreste chiesto. Quando le pupille degli occhi sono completamente dilatate. E che significa? Che se ci metti una lucetta non si costringono, rimangono dilatate. Un cadavere, le pupille sono dilatate e non hanno nessuna reazione. Il coma non farmacologico, la morte cerebrale che parlavamo prima, nessuna reazione, pupille dilatate, vai con lo stimolo con la luce, niente, zero. Chiaro? Ora è ovvio che voi di queste 3, solo a scopo didattico dovete conoscere la seconda e la terza, perché adesso vi farò vedere che voi dovete soltanto riconoscere il primo, il fatto che è privo di coscienza per poter intervenire. Le altre 2 sono a scopo sanitario, ok? È una cosa in più che io vi sto dicendo. Tanto è vero che quando si parla di RCP, cioè rianimazione cardiopolmonare, noi abbiamo una scaletta, cioè che si chiama ABC. A sta per airway, cioè mantenere per via le vie aeree, B per sostenere la respirazione, breathing, e C circulation, cioè il circolo. Di queste, mo vediamo qual è quella importante per voi. Solo per dirvi una cosa, che il danno neurologico inizia dopo 4-5 minuti, ok? Quindi dopo 4-5 minuti iniziano i danni a livello cerebrale. Quindi se noi troviamo una persona che è incosciente a terra e non respira, se non facciamo niente, dopo 4-5 minuti sicuramente ci saranno danni cerebrali, ok? La morte biologica è a 10 minuti. Ovviamente, se non è cosciente, non respira, vuol dire che il circolo non c'è, cioè vuol dire che il cuore non batte. E quindi vuol dire che non c'è ossigeno a livello cerebrale. E quindi dopo 5 minuti abbiamo l'inizio delle lesioni cerebrali. Ok? Io mi ricordo anni fa che ci fu un ragazzo di Campobasso che doveva andare a Roma per degli studi universitari e stava sul treno e c'era un medico con un infermiere dentro il treno. Questo ragazzo è andato in arresto cardiaco perché ha avuto un'aritmia, andò in arresto cardiaco, loro hanno massaggiato per circa 45 minuti, che non è poco. Il ragazzo non ha avuto lesioni cerebrali. Fortunato?
Probabilmente sì, però fortunato che in quel momento c'era qualcuno che poteva fare un massaggio e che l'ha tenuto in vita. Ok? È rinato, non è fortunato. È rinato. Io ho fatto 68. Io sono arrivato a 68 minuti, insieme a un infermiere, non da solo. Cioè, ogni 2 minuti si dà il cambio, poi vediamo anche nella pratica come funziona. Ora, questo che vi fa vedere, relazione tempo-sopravvivenza, vi fa vedere che cosa? Che ogni minuto che passa, se noi non facciamo nulla, perdiamo il 10% di possibilità di recupero. Che cosa significa? Se guardiamo bene il diagramma, se mettiamo caso che iniziamo il massaggio al terzo minuto io avrò quasi l'85% di possibilità di ripresa. Se faccio il massaggio. Se non lo faccio e lascio così, cade al 70%, anche al 65%. Ok? Quindi è ovvio che questo che vi fa capire, prima inizio il massaggio e meglio è. Ok? Ovviamente ci sono tante cause di arresto cardiaco, non ve le sto qua a dire. Ce ne sono aritmie, l'infarto che può dare l'arresto cardiaco, l'arresto respiratorio, che abbiamo detto che è la prima causa nei bambini, e le gravi emorragie. Le gravi emorragie danno un arresto cardiaco. Ok? Io ero uno studente di medicina quando un ragazzo di Campobasso sotto la galleria fece un incidente, io ero in fila e questo ragazzo, poverino, praticamente gli si è recisa l'arteria femorale. L'arteria femorale è un'arteria così, ok? Che sta nella gamba, ok? Se viene recisa quella, anche se tu fermi, e c'era un medico che era un professore di chirurgia, tra l'altro, che ha fermato l'arresto con una cintura dei pantaloni, se tu non rimetti dentro quello che stai perdendo in quella velocità, il paziente va in arresto cardiaco. Il ragazzo è morto quando è arrivata l'ambulanza. Ok? Perché la perdita è stata maggiore rispetto a quello che uno poteva mettere o quello che poteva fermare. Ok? Quindi anche le gravi emorragie, pensate all'ustionato. L'ustionato è pericolosissimo, perché la pressione ustionata, che va in alcuni centri specifici, è una persona che è a rischio. A rischio di che cosa? Innanzitutto perdita di liquidi, perché con l'ustione tu perdi liquidi. Seconda cosa è l'infezione, che ti provoca la morte, perché la nostra cute è una barriera protettiva ai batteri, ai virus. Noi sulla cute adesso abbiamo dei batteri, ma se io ho una cute che non è integra, perché c'è un'ustione, questi batteri vanno in circolo. Shock settico, sepsi, shock settico gravissimo. Ti porta a morte. Ora, ovviamente la perfusione del cervello e del cuore, perché il sangue deve tornare al cuore, è data da una compressione ma anche da un rilasciamento. Vedete la sezione, la figura che vi fa vedere in sezione i polmoni e il cuore, sezione di un torace, e le mani che schiacciano sul cuore, quella è la parte compressiva, ma ovviamente ci deve essere anche una parte rilasciata. Perché? Un palloncino pieno d'acqua, se noi lo premiamo, ok, quei 200 cc di acqua vanno tutti in circolo. Ma se noi quel palloncino lo lasciamo compresso anche un pochino, non torneranno 200 cc di acqua al palloncino, ma torneranno 150, 120. La seconda compressione, quindi, che noi andremo a fare, sarà una compressione meno efficace, perché non manderà più 200 cc di acqua, ma manderà 120, 150, 100 a livello cerebrale e quindi meno ossigeno. Questo che cosa significa? Che io come comprimo devo anche rilasciare, perché il cuore si deve riempire. Ok? Importante la compressione, ma importante anche il rilasciamento. Guarda, è come una spugna. Sì, l'unica cosa è che la spugna non c'ha l'elasticità che c'è il cuore. Cioè, mentre il palloncino dà più l'idea perché è elastico e ritorna, ok, la spugna assorbe, ma a volte non torna come dovrebbe. Invece il palloncino c'ha più l'idea del... Ok? Ora, ovviamente i livelli di coscienza, come andiamo a valutare noi la coscienza di un paziente? Perché qualcuno di voi mi potrebbe dire, sì, io vedo una persona a terra, ma io come vado a valutare la coscienza? Come capisco se è cosciente o non è cosciente?
Sicuramente una persona che è cosciente è una persona che mantiene il contatto visivo, è una persona che ti risponde a quello che tu stai chiedendo, ti risponde anche a uno stimolo che può essere quello doloroso. Se io mi avvicino a una persona, ok, che è a terra e che ha gli occhi chiusi, la scuoto alle spalle, apre gli occhi, è cosciente. Apre gli occhi e non parla, è cosciente. Magari un ictus, ok? Però è cosciente. Chiaro? Quindi il massaggio cardiaco su una persona cosciente che ti dà uno stimolo, che può essere verbale, può essere visivo, può essere doloroso, una smorfia, eccetera, è una persona cosciente. Non si fa il massaggio cardiaco. Le mani sul torace? No. Chiamate aiuto, chiamate il 118, le mani sul torace? No. Il caso dell'ictus, il caso dell'ipotensione, il caso della crisi epilettica, sono tutti casi in cui non c'è arresto cardiaco. Ok? La seconda cosa che voi dovete andare a valutare è la respirazione, perché mettiamo caso che noi andiamo, lo chiamiamo signore, signore mi sente, e lo scuotiamo e non apre gli occhi, non ti dà nessun tipo di stimolo, vuol dire che quello non è cosciente. Ok? Quindi il primo step l'abbiamo valutato. La seconda cosa che dobbiamo valutare per poter iniziare un massaggio cardiaco è senza dubbio la respirazione. Come la valutiamo questa respirazione? Andando a mettere, lo vedremo nelle prossime slide, andando a mettere un orecchio vicino alla bocca del paziente e guardare con lo sguardo il torace se si alza. Con l'orecchio sentiamo i rumori respiratori, con lo sguardo guardiamo il torace. Se si alza, la mano sì, la puoi mettere per renderti conto se effettivamente questo torace si espande o no. Alcuni utilizzano degli escamotage perché a volte non è facile capire se respira o no, però potresti mettere un fazzoletto sopra la bocca per vedere se si muove, potresti mettere le lenti di un occhiale per vedere se si appanna, ok? Sono tutti gli escamotage, però la cosa principale che si fa è avvicinare orecchio alla bocca, mettersi così, guardare il torace per 10 secondi per vedere se respira, ok? Quindi quanto tempo abbiamo perso? La valutazione della coscienza e la valutazione del respiro si fa? Assolutamente no. Si fa in 30 secondi. Si fa in 30 secondi. Assolutamente. Anche meno. Assolutamente. Tu i 10 secondi sicuramente lo devi vedere per il respiro e quelli devi far passare perché devi rendere conto se si respira o no. Ma la coscienza è immediata quando ti avvicini. Tu basta che lo scuoti e lo chiami. Se non ti risponde, ti rendi conto subito se è cosciente o no. Ok? Perché vi dico il respiro? Perché potrebbe essere non cosciente, però potrebbe respirare. Se respira, il cuore batte, quindi non facciamo il massaggio cardiaco. Cosa possiamo fare? Questo. La posizione laterale di sicurezza, fino all'arrivo dei soccorsi, che vi farò vedere qual è nella parte pratica e come si fa. Perché si fa la posizione laterale di sicurezza? Perché se io ho una persona che non è cosciente, ma che respira, se io è uguale, se io la lascio supina, distesa, così, sapete che cosa può succedere? Che può andare in arresto cardiaco. Perché? Perché la lingua va dietro, ostruisce le vie aeree, si arresta il respiro. Mentre prima ti respirava, dopo pochi minuti non ti respira più. E quindi viene arresto cardiaco. Ecco perché è importante questa posizione, perché se ho una persona che non è cosciente, ma respira, lo metto così perché la lingua in quel modo, con la testa di lato, cade di lato, va di lato per gravità, ma è importante anche per un'altra cosa, perché se una persona non è cosciente, non abbiamo i riflessi. Se io adesso a voi metto un dito in bocca, voi avete il riflesso del vomito. Una persona che non è cosciente non ha il riflesso del vomito. E che succede? Che se vomita e inala, va nei polmoni. Arresto respiratorio. Anche in caso di crisi epilettica. Ne parliamo, poi ne parliamo più avanti, perché se adesso iniziamo a parlare di crisi epilettiche, ne parliamo più avanti, ci sta l'argomento. Però lo giriamo solo se non risponde, cioè se non è cosciente. Se non è cosciente e respira. Se risponde si lascia in posizione. Se invece risponde tu lo potresti pure metterlo così. Sai perché? Perché magari in quel momento è cosciente, però magari dopo 2 minuti l'ambulanza ancora non arriva, ti diventa incosciente.
Quindi il valutarlo Sempre preferibile. è preferibile, sì. Nessuno ti dirà mai nulla se lo metti così. È preferibile. È una sicurezza, ecco. È una sicurezza. Perché magari perde coscienza, la lingua può cadere indietro e va in arresto cardiaco. Questa è la manovra che poi vi farò vedere come si fa, è semplicissima. È più difficile da spiegare che a farsi. Allora, la posizione laterale di sicurezza deve essere stabile, garantire l'allineamento del capo e non comprimere la gabbia toracica ostacolando l'aspirazione. Se il paziente deve essere mantenuto in posizione laterale di sicurezza per tempi prolungati, spero di no, perché penso che in 30 minuti arrivi in ambulanza, occorre ruotarlo in posizione opposta ogni 30 minuti. Ok? Il 50% è tantissimo, di tutti i decessi che avvengono in persone che non sono coscienti sono causate dalla caduta all'indietro della lingua. La lingua in posizione, diciamo, supina, va indietro, ostruisce la laringe, che è prima la struttura prima della trachea, dove stanno le corde vocali, non passa più aria, il paziente muore, va in arresto. Ok? Questa è una delle canule che noi utilizziamo, lo dico a scopo didattico, non dovete utilizzarle voi, neanche i bagnini. Se mi ricordo l'altra volta abbiamo parlato, no? Il bagnino che fa un corso che dovrebbe utilizzare questa, io sfido un bagnino a utilizzare questa. Assolutamente no. Non lo usa nessuno. Queste canule sono le canule di Mayo, o chiamate comunemente Guedel, sono di varie misure, a scopo solo didattico, ve lo dico. Queste prevengono appunto la caduta all'indietro della lingua e permettono, hanno un buco, vedete, sono fenestrate, hanno un buco, permettono diciamo l'aspirazione e tante altre cose, ok? In campo sanitario. Quindi, che cosa dobbiamo valutare? La prima cosa, abbiamo detto, la coscienza. Ci avviciniamo a malcapitato, signore, mi sente, lo scuotiamo. Perché lo scuotiamo? Io potrei anche avvicinarmi e chiamarlo solamente. Perché lo andiamo a toccare? No, perché anche se è freddo non puoi dire che è morto. Sai che la costellazione di morte spetta a un medico. Quindi anche se una persona è annegata da giorni e va in riva a spiaggia ed è nero, è marezzato e tutto quello che vuoi tu ed è gonfio d'acqua, tu non puoi dire che è morto. Tu dovresti fare il massaggio anche a quella persona. Non lo puoi dire. Ci vuole un medico che ti dice che è morto. Ok? Infatti, ma qual è? Sai, 2 anni fa è successo? al lido Perciò tra Stella Marina e Lampard, non mi ricordo, Stella Marina e quello a fianco, hanno recuperato una persona a riva. Chissà da quanto tempo che stava in acqua. Da riva, l'hanno messo sulla battigia, i bagnini, quelli del salvataggio, Sì. hanno poi circondato di sdraio e l'ambulanza è arrivata, io penso, dopo 20 minuti, e gli hanno fatto il massaggio cardiaco continuativo finché è arrivata l'ambulanza e poi non so che cosa. Però quando poi ho parlato con uno dei bagnini, lui mi ha detto, io mi sono accorto che era morto già quando l'hanno messo sulla cosa, però il massaggio per forza, perché non possono dire che è morto. La costellazione di morte va fatta da un medico, assolutamente. E poi sono arrivati. Perché? Sicuramente perché la coscienza, io ve lo dicevo prima, si fa chiamando e scuotendo. Ma perché lo scuoto? Io vi potevo dire, mi avvicino e lo chiamo soltanto, signore, mi sente? Bravissimo. Sei sordo? Prima cosa. Se una persona sorda non ti sentirà mai. E magari quello è cosciente. E sbagli valutazione. La seconda cosa potrebbe essere un ictus. Quindi sull'ictus, che magari non è totalmente cosciente, ma è parzialmente cosciente, magari non ti risponde verbalmente, ok? O con gli occhi. Però magari se tu lo scuoti ti fa una smorfia del viso. Quello è cosciente o parzialmente cosciente. Assolutamente. Ok? Il trauma non va messo laterale. Ricordatevi questo. La persona che è in trauma, caduta dall'albero, caduta dal tetto, un incidente stradale, non va messo in posizione laterale di sicurezza, perché
ovviamente non sai che lesioni può avere a livello cervicale, perché se fai quella posizione magari lo paralizzi a vita e non lo sai. Non puoi toccarlo in quel caso, ok? Cosa che quello che succede anche negli incidenti, no? In incidenti succede tutto l'opposto. Persone che fanno un incidente, escono dalla macchina tranquillamente, eccetera, eccetera. No, tu non lo sai che lesioni puoi aver avuto. Ok? Chiaro? Che si possono anche verificare dopo, attenzione. Mi sono dimenticato, ricordami Massimiliano, la prossima volta devo aggiungere delle immagini reali di incidenti stradali, ok, che ho vissuto io col 118, in cui vi devo spiegare alcune cose, capito? In modo tale da far vedere, capito, che cosa... Esatto, le aggiungiamo. La seconda cosa, quindi, che dobbiamo andare a valutare è il respiro, abbiamo detto. Quindi coscienza, respiro. Quindi sicurezza della scena, scena sicura, mi avvicino. Coscienza, dopo la coscienza, il respiro. Il respiro lo valuto in questa maniera. Cioè, mi avvicino al malcapitato mettendo una mano sulla fronte e 2 dita sotto il mento. Iperestendo. Perché iperestendo? L'iperestensione permette ve lo spiego in maniera semplice, facilita la respirazione, ok? Perché allinea gli assi a livello tracheale, laringeo e buccale, faringeo, ok? In questo modo faciliti la respirazione. E che cosa succede? Succede che, vedete, fate gas, guardo, ascolto, sento. Guardo il torace, se si muove, se si espande. Ascolto e sento i rumori respiratori. Ok? Se questo c'è, vuol dire che respira. E quindi io il massaggio cardiaco non lo devo fare, perché se c'è il respiro, batte il cuore. Nei primi corsi del BLSD, alcuni anni fa, vi permettevano anche di andare a vedere il circolo, cioè mettere 2 dita sulla carotide per vedere se c'era il polso. Non si fa più, almeno voi non lo dovete fare più, perché si perdeva tempo. Si perdeva molto tempo. Quindi che si è visto? Se la persona non è cosciente, guardo, ascolto e sento per 10 secondi, non respira, inizio subito le manovre. Se sto da solo, chiamo con il cellulare, faccio con il viva voce il 118 e mentre chiamo inizio subito le manovre, perché abbiamo parlato della tempestività dell'intervento che è fondamentale. 118, 112, ok? E si chiama il soccorso. Ovviamente, quello che io vi ho detto fra valutazione della coscienza e valutazione del respiro sono quasi contemporanee le cose. Quindi se io valuto una persona che non è cosciente, mi permetto di dirvi che se io valuto una persona che non è cosciente, se sto con qualcuno dico già di chiamare aiuto. Non aspetto i 10 secondi. Quindi facciamole in contemporanea queste cose. Magari dico chiama aiuto, chiama il 118, portate un defibrillatore se c'è nella zona. Ok? Come si pongono le mani? Le mani sul torace del paziente, ovviamente vi farò vedere la parte pratica, come valutare il centro dello sterno, mettere le mani una sopra l'altra, io preferisco così, cioè incrociando la mano dominante sotto, la mano invece non dominante sopra, ok? Gomiti estesi, quindi non flessi così, poi vi farò vedere nella parte pratica. Un'altra modalità che non è, diciamo, sbagliata, sono le mani così. Ok? La cosa importante, ciò che vi farò vedere nella parte pratica, una volta che voi trovate il punto di riferimento e mettete la mano lì, non dovete mai alzare quella mano dal torace, che significa che anche quando io rilascio il torace, io comprimo, rilascio, la mia mano che sta sotto deve stare sempre a contatto col torace. Non mi devo alzare e perdere il punto di riferimento. Sarà molto chiaro nella parte clinica questa cosa, parte pratica. Il torace, vedete, nella parte a sinistra si abbassa e poi viene rilasciato nella parte a destra, vedete il cuore che si riempie. Lì il palloncino è pieno, lì si sta svuotando. Ovviamente, come vi dicevo l'altra volta, non è questione di forza, ma è questione di tecnica. Perché se noi andiamo con la forza delle mani, delle braccia, non abbiamo fatto niente.
Invece, diciamo, mettersi in maniera perpendicolare in questa posizione, diciamo, con le mani perpendicolari sul torace, vi permette, vedete, di eseguire una manovra di rianimazione cardiopolmonare di alta qualità. Quello che si sente oggi nel BLSD, le nuove linee guida hanno rimarcato molto questa cosa. Fare un massaggio di alta qualità significa questo, significa fare un massaggio in cui il torace noi lo abbassiamo di 5-6 centimetri, e vi posso garantire che si abbassa di 5-6 centimetri, e avere una frequenza di 100-120 battiti al minuto, cioè di questo tipo. Ma voi potete dirmi, ma come faccio a ricordarmi questa cadenza? Sicuramente ci sono alcune escamotage. In alcuni corsi di BLSD prima vi dicevano anche di tenere in mente alcune canzoni, ad esempio quella di Stay Alive, Stay Alive, Stay Alive, ok? Questo è il ritmo che uno deve tenere, ok? Per avere 100-120 battiti al minuto. Ma qualcuno che non me l'ha chiesto, e allora non ve lo dico. Non ve lo dico. Non ve lo dico. Non me l'avete chiesto, non ve lo dico. Come facciamo a capire che abbassiamo di 5-6 centimetri? Il manichino c'è la lucetta, ve lo vedrete, che è verde, dice, cacchio, è verde, lo sto facendo bene, ma la persona normale non già la lucetta. Come facciamo? Come facciamo a sapere se sto torace si abbassa effettivamente? Perché manovra di alta qualità significa questo: 5-6 centimetri, 100-120 battiti al minuto. La lucetta si lampeggeranno tutte, cioè si accendono tutte e due di verde se queste due cose sono ovviamente rispettate. Ma se una di queste due cose non è rispettata, non si accende, ve lo vedrete nella parte pratica. Ma se una persona vera, reale, come me ne accorgo? Questa non lo sa neanche qualche mio collega, non lo sa neanche. No. Ve lo dico. Come? No, la posizione della mano la posizione della mano, come metti la mano sicuramente ha un'importanza, però come fai a capire se io sto abbassando di 5 o di 4 o di 3 o di 7? Come? Quando vai a premere aggiungi qualche organo. No, allora tu sullo sterno premi sicuramente, però tu quando premi, tu premi su questo che è il cuore, su questa che è l'aorta, questa è la vena cava e questa è la vertebra. Quindi non vai a comprimere altri organi, cioè vai a comprimere il cuore che manda il sangue poi in circolo. Raggiungi fino a sotto che puoi, ho capito. No, perché se tu raggiungi fino a sotto che puoi vai oltre i 6 centimetri. Puoi andare anche a 7, a 8. No, non lo ammazzi perché tanto è già morto. Non puoi fare più danno di quello che ha. Però non lo fai di alta qualità. Perché io durante il massaggio posso rompere anche le costole, attenzione. Nessuno vi farà causa perché hai rotto le costole durante un massaggio cardiaco. Perché quella persona è morta. Se tu non lo fai, muore. È al 100%. L'unica chance che puoi dare è quella di fare un massaggio cardiaco. Gli rompi una costola, 2. Io ho rotto lo sterno una volta. Finito. Rompi lo sterno, finito, perché non si rialza più. Messo troppa forza o perché era debole? Osteoporosi, patologie, ok? Le costole sono più frequenti a rompersi. Lo sterno è veramente un raro caso, ok? Chiaro? Quindi come facciamo a capire? Come facciamo a capire? Lo devo proprio dire? Il centro dello sterno? Il centro dello sterno lo capiamo, adesso ve lo dicevo nella parte pratica, adesso ve lo dico adesso. Come? Come? No? Allora, lo sterno è sicuramente... Allora, prima dicevano, se io vi dico, prima i corsi BLSD, anche per i non sanitari, vi dicevano posizionarsi a 3 centimetri dall'arcata costale di sinistra, alzandosi di 2 centimetri rispetto al processo xifoideo. Ok, avete capito? Ok. Allora, altri corsi poi si sono evoluti e hanno detto un'altra cosa. Andiamo a massaggiare fra la linea intermammillare. Che cos'è la linea intermammillare? È una linea immaginaria che passa fra i due capezzoli.
Però badate bene, anche questa non è precisa, perché nel bambino io posso avere i capezzoli spostati più in alto, nella donna anziana posso vedere il seno cadente e vado sulla pancia. E quindi anche questa non era una definizione esatta. Allora qual è la definizione esatta? Sicuramente è prendere come di riferimento l'osso piatto della gabbia toracica, che è lo sterno, che inizia da qui, che è l'incisura giugulare, fino alla cosiddetta bocca dello stomaco, che voi sentite, e che a noi servirà per la manovra di Heimlich, che vedremo nella parte pratica. Quando finisce, ok, dovete prendere il centro di questa, anche perché voi dovete scoprire il torace del paziente, attenzione, non lo fate coi vestiti, perché il vestito vi friziona, fa questo. Il massaggio si fa a torace scoperto, ok? Ovviamente quindi devi prendere come riferimento il centro di quell'osso piatto che tu vedi a torace scoperto. Vi farò vedere sul manichino, ma insomma, ok? Quindi poi l'abbassamento? L'abbassamento, io ve lo dico, ma non è una cosa che voi farete. Nel senso, in un momento così drammatico, in un momento così, diciamo, in cui voi state lì a pensare a fare il massaggio, magari su un conoscente, un familiare, spero mai, una persona che sta a cuore, ok? E state lì a massaggiare, voi penserete esclusivamente a fare il massaggio cardiaco, ma non a vedere quello che vi sto dicendo io adesso. Una persona che è praticamente in arresto cardiaco, vedrete alcune cose. Una già ve l'ho detto prima, la midriasi. Il fatto che sono dilatate vuol dire che anche che è un arresto che è passato un po' di tempo. Se io massaggio in maniera efficace, questa dilatazione può iniziare a costringersi. Però voi non starete a vedere gli occhi, vi ripeto. Questa costrizione vi potrebbe far capire che il massaggio è di alta qualità e che vuol dire che sta rispondendo alla manovra che faccio. No. Un'altra cosa che vi potrebbe far capire che il massaggio è di alta qualità, oltre alla costrizione, della dilatazione si costringono, è un'altra cosa. Il paziente che è in anossia, cioè senza ossigeno, ha una colorazione delle mucose bluastra, cioè le labbra, sotto gli occhi, i lobi delle orecchie, le mani, le estremità, le dita, sono colore bluastre, cioè c'è la cianosi si chiama. Cioè praticamente in medicina si chiama cianosi quando è una colorazione bluastra dovuta all'ipossigenazione o alla mancanza di ossigeno. Se io durante il massaggio mi accorgo che il viso è inizia a avere un po' un colorito più roseo, bravissimo. È questo ti sto dicendo. Non lo puoi capire. È ovvio che tu puoi fare anche un massaggio di alta qualità, ma questi segni rimangono così. Ma lì non c'è niente da fare, vuol dire che evidentemente l'arresto è anche datato, ok? Dalle pupille in quel caso. Noi dalle pupille. Noi sanitari dalle pupille, per forza. Calcola anche un'altra cosa, Qua poi andiamo nella fase, diciamo, di accanimento terapeutico. Quando una persona è in arresto cardiaco è in arresto da molto tempo, le pupille che sono midriatiche e che non hanno uno stimolo fotoreagente con la luce, vuol dire che il danno cerebrale c'è. E che cosa significa? Che se anche tu lo dovessi riprendere il cuore, siccome c'è già danno, quella persona sarà un vegetale. Ok? Quindi il fatto che non stimola, esatto, troppo tempo senza ossigeno a livello cerebrale, il fatto che non c'è più stimolo reattivo a livello oculare è un danno importantissimo. È un segnale importantissimo. Ok? Ovviamente non state voi là con la lucetta, vi ripeto, quando c'è un arresto voi dovete pensare a massaggiare, quello è lo scopo vostro. Se c'è un'altra persona puoi vedere gli occhi. Allora, non è uno scopo, io ve l'ho detto a scopo didattico, non è una cosa vostra, non è di pertinenza non sanitaria, ecco, è una cosa che vi ho detto in più, ma non siete voi a capire effettivamente perché ci sono alcune situazioni
in cui effettivamente è il sanitario che capisce effettivamente se questa pupilla si costringe o no. Ci sono situazioni in cui c'è una pupilla dilatata e una ridotta, che si chiama anisocoria, che è diverso. Quindi chiaramente è una cosa prettamente sanitaria, ok? È solo a scopo didattico per farvi capire che il massaggio di alta qualità tu non potrai mai capire se effettivamente lo sterno si bassa di 5-6 cm. Lo puoi capire con segni indiretti, ma non con le tue mani, ok? Ogni 2 minuti si fa il cambio. È importante anche contare quando si fanno le compressioni. 1, 2, 3, perché magari un soccorritore che si avvicina sa anche alla sequenza che, dove siete arrivati, perché ogni 30, ogni 30 compressioni, in realtà voi vi dovreste fermare 4 secondi dopo 30 compressioni, che sono quei 4 secondi utili per la ventilazione, che a voi non interessa, perché si è visto che nei primi 8-10 minuti c'è una riserva di ossigeno a livello polmonare e andare a iniziare a insufflare, quindi a fare le ventilazioni personale non sanitario, non addestrato, si perdeva tempo. Quindi hanno preferito, si è visto che è meglio fare il massaggio come si deve e non perdere tempo poi durante le ventilazioni. Ok? Io ho fatto recentemente il corso BLSD, dice che sono cambiate le direttive riprevedono nuovamente la situazione. No, sono uscite un mese fa o 20 giorni fa e le linee guida per, diciamo, io sono istruttore BLSD sia per sanitario che per non sanitario. Il sanitario sì, lo deve fare. Il non sanitario assolutamente no. No, non sono previste le insufflazioni. È una cosa tua se le vuoi fare, ma se tu non le fai, nessuno ti dirà perché non le hai fatte. Capito? La stessa cosa. Assolutamente. Però, diciamo, le puoi fare, io ti farò vedere come si fanno, però se tu non te la senti di farle, nessuno ti dirà mai perché non le hai fatte. Ti spiego anche perché c'è una logica, oltre a quello che vi ho detto prima, che si perdeva tempo, perché in primis il non sanitario tende a gonfiare come un palloncino, cosa che non si fa, e ti spiego anche perché. Perché se io faccio come un palloncino, l'aria che io sto insufflando, dove va? Solo? Bravo. E quindi provoco il riflesso? Quindi se io non so insufflare bene, io provoco il vomito. Chiaro? Seconda cosa, se adesso noi usciamo per strada e tu vedi una persona che è a terra, che è incosciente e non respira, metteresti le tue labbra sopra quella persona? Diciamo di no. Il 90% delle persone non sanitarie direbbero di no. Lo faresti con un tuo conoscente? Quello sì. Ecco perché il non sanitario non è tenuto, ok? Anche le nuove linee guida che sono uscite, ripeto, pochi giorni fa, non è tenuto assolutamente a eseguire la respirazione. Poi se tu la vuoi fare, è un altro conto. Io vi farò vedere come si fa. Però non è esatto, però bravissima. Però non è una cosa, anche perché non è che tutti quanti giriamo con una pocket mask, che gli mettiamo la pocket mask, insuffiamo, quella è una sicurezza, lo puoi fare. Quello lo puoi fare. C'è un video, vediamo il video che non mi ricordo. Questo è un massaggio cardiaco, vi fa vedere come insomma il sangue va in circolo a livello cerebrale. Andiamo avanti. Ok. Prima del Covid si faceva questo, quello che mi diceva adesso il signore. Prima del Covid noi andavamo a fare questo, anche il non sanitario faceva questo. Durante il Covid poi si è cambiato e si è mantenuto poi questa cosa, perché hanno visto che il massaggio era la cosa principale nel non sanitario. Fare un massaggio di alta qualità è più importante che sprecare quei 4 secondi per la ventilazione che magari si faceva male, eccetera, eccetera. Ok? Quando è che io mi devo fermare? Mi posso fermare? Ovviamente quando la persona riprende coscienza e respiro, e quindi ovviamente mi fermo a massaggiare, ovvio.
quando arriva il soccorso avanzato, cioè quando arriva l'ambulanza, ok? E anche in un altro caso, quando io non ce la faccio più. Se io mi rendo conto che non sto facendo un massaggio efficace, quindi che lo sterno non lo abbasso più di tanto, e che quindi non riesco a eseguire quei 5-6 centimetri, quei 100-120 battiti al minuto, io sono esausto, le mie forze fisiche non me lo permettono più, nessuno vi potrà dire perché non hai continuato. Ok? Anche perché poi si perde la qualità. Quindi se io faccio un massaggio che abbassa di 3 cm il torace e lo faccio di 60 battiti, in quel caso non ha senso, è come se non lo stai facendo. Ok? Ovviamente, quali sono i fattori che possono influenzare la capacità operativa del soccorritore? La persona da soccorrere, pensiamo a una persona che conosciamo, ok? Le condizioni climatico-ambientali, l'angoscia, la paura, questo è ovvio. Però l'angoscia e la paura si possono vincere, come vi dicevo l'altra volta, facendo esercitazione sui manichini. Lo vedremo nella parte pratica. Sicuramente nei bambini sicuramente 32, quindi sono 30 compressioni e 2 ventilazioni. Nel bambino in arresto cardiaco si fanno prima 5 insufflazioni, quindi in quel caso vanno fatte. Nel bambino va fatto, perché siccome nel bambino, come abbiamo detto prima, nel 99,9% l'arresto cardiaco è dovuto a un arresto respiratorio, io insufflo aria, 5 insufflazioni, poi inizio il massaggio cardiaco e poi faccio sempre 3. Poi inizio il massaggio cardiaco e dopo si fa 32, 30 compressioni come l'adulto, ok? Però in quel caso le insufflazioni vanno fatte nel bambino. E un'altra cosa, se siamo a 2 persone che sanno fare queste manovre, si fa 15 a 2, 15 compressioni e 2 ventilazioni. Si accorciano i tempi di compressione, si allungano quelli di ventilazione, cioè io faccio più ventilazioni, perché siccome, ripeto, arresto cardiaco è dovuto a un problema respiratorio, io cerco di disostruire, di togliere il problema respiratorio, in primis. Ok? Poi ci sono anche quelle aritmie dei bambini, però è una percentuale molto, molto ridotta. Ok? E qui invece abbiamo il defibrillatore che vedremo nella parte pratica, che ha, diciamo che vi dice tutto quando accendete, e ha 2 pulsanti, uno di accensione e uno di scarica. Ovviamente quello di scarica, anche se voi lo premete, non vi farà mai scaricare, fin quando non ve lo dice lui. Si illumina, ok? Non ci dice lui tutto, come ho sentito ieri. Sì. C'è qualcosa che mi dovete dire? Qualche dubbio? Allora, quindi la sequenza operativa è quella dell'accensione, vi dirà scoprire il torace del paziente, applicare le piastre come in figura, ve lo farò vedere, ve lo farò sentire un vero defibrillatore, e poi analizzerà il ritmo. Questo ritmo che analizza in maniera automatica può essere un ritmo defibrillabile in cui vi dice scarica consentita e quindi vi si illumina l'altro pulsante e voi scaricate. Ovviamente prima della scarica vi farò vedere, si fanno alcune cose, cioè dovete comunque fare col braccio così, perché io ho il malcapitato davanti, sto in ginocchio, con un dito devo scaricare, con l'altra mano devo fare prima così, via io, via voi, via tutti, perché se una persona, io davanti vi vedo e non vi avvicinate al paziente, però se una persona da dietro tocca il paziente mentre io scarico, poi dobbiamo fare 2 massaggi cardiaci. Chiaro? Chiaro? Se è indicata, se non è indicata la scarica, sai che cosa vi dico? La potenza della scarica dei defibrillatori semiautomatici arriva fino a 200 joule. Ok? Quello manuale che usiamo noi arriva fino a 360. Ok? Là, poi vi farò vedere come si mettono le piastre, tutto, nella parte pratica. Là, che vi stavo dicendo? Quindi, se c'è il defibrillatore evitiamo il massaggio? Assolutamente no. No. Assolutamente no. Perché il defibrillatore, una volta che tu metti le piastre, non è che non puoi toccare il paziente. Le piastre non conducono elettricità.
la conducono nel momento in cui tu premi il pulsante dell'elettricità e della scarica, soltanto in quel momento. Ok. Una persona che viene colpita da un fulmine, in quel momento è presa dal fulmine, dopo no. Io ho assistito a una ragazza che era stata colpita da un fulmine e ha avuto la fortuna che aveva l'ombrello, ha scaricato sotto i piedi e sotto la pianta dei piedi c'era la bruciatura. Ok? Quindi in quel momento ho avuto la scarica, io l'ho potuta toccare la ragazza, capito? La stessa cosa in questo caso. Quindi prima il massaggio. Se io ho subito il defibrillatore, io devo mettere le piastre, perché aumenta la sopravvivenza. E inizio il massaggio. Nel senso, accendo, ti analizza il ritmo, se ti dice che non devi scaricare, inizio il massaggio. Perché ti dice, inizia il massaggio. Però mentre fa l'analisi non fa il massaggio. Assolutamente, bravissimo. Se lui analizza e io tocco anche, non solo non massaggio, tocco il paziente, posso dare un falso messaggio. Ok, ve lo farò vedere nella parte pratica. Può usare anche dei bambini il defibrillatore? Sì, e si può usare, vi faccio io una domanda, nei bambini sì, e se una donna è incinta lo usiamo, che mettiamo il caso estremo, una donna incinta in arresto cardiaco. Sì. Perché? Perché no? Al di là donna, perché i bambini. Perché sì e perché no? Perché? Siamo tutti d'accordo con quello che dice, come ti chiami? Già. Gianni dice sì, usiamo il defibrillatore anche nella donna incinta che è in arresto cardiaco. C'è qualcuno che dice di no? Siamo tutti d'accordo su sì? No, Perché no? uccide il bambino, ma sul bambino. Però se non Ma Madonna. riflettiamo. Se la donna è morta, è morto pure il bambino. Quindi. L'arresto cardiaco della mamma comporta che il sangue, che dovrebbe arrivare al cervello della mamma, ma dovrebbe arrivare anche a livello fetale alla placenta, non arriva. Quindi è morto prima. È in arresto anche il bambino, se è in arresto la mamma. Quindi lo usa il defibrillatore? Assolutamente sì. Va usato anche in quel caso estremo. Ok? Perché se riparte il cuore della mamma, riparte anche quello del bambino. Chiaro? La scarica non mette a rischio. È già morto. È morta anche la mamma. Queste sono le solite domande che uno può fare. Dice, ma se gli rompo le costole, se metto a rischio, è già a rischio, è già morto. Ok? Succede anche che si muore il bambino. Può succedere che ma in che senso? No, se muore il bambino è morta anche la mamma. Attenzione. Il bambino potrebbe avere dei problemi cerebrali, dei problemi di anossia, ma lo vedi dopo, se riparte la mamma. Però se la mamma riparte anche il bambino, il cuore. Poi cerebralmente potrebbe avere anche danni la mamma cerebralmente, non lo sappiamo. Assolutamente, non lo possiamo sapere. Ma No. se non interveniamo ce l'hanno sicuro. Bravissimo. Quello è lo scopo. Se io non intervengo, non inizio il massaggio o se c'ho un defibrillatore non lo utilizzo, è sicuro il danno. Potrebbe dare per me. Allora, esistono. Dimmi, che è successo? Che dubbi avete? Che dubbi avete? No. Allora, se io ho il pacemaker ti dà un contapasso. No, non è la stessa cosa. Esiste il pacemaker, esiste il defibrillatore impiantato. Sono due cose diverse. Il pacemaker ti dà è un contapassi, ti dà un ritmo, ok? Che deve essere di 70, 60, come lo imposta il cardiologo. Il invece defibrillatore non è attivo, si attiva soltanto se c'è un segnale, un'aritmia, qualcosa che non va. E neanche impiantato come il pacemaker, sì. In alcune situazioni ovviamente di aritmie. Se tu vedi la scatoletta, ok, ovviamente non metti le piastre lì, poi vi farò vedere, ma quella la scatoletta si vede in rilievo, la vedete proprio, ok? Vi farò vedere nella parte pratica come si mette. Ovviamente un'altra condizione estremamente drammatica, potrebbe diventare drammatica, è l'ostruzione delle vie aeree. L'ostruzione delle vie aeree può essere testimoniata, cioè quando uno lo vede, parziale, completa e tempo dipendente, sicuramente è tempo dipendente. Ora, qual è la differenza tra la parziale e la completa? Ve lo dico subito. La parziale l'abbiamo avuta tutti quanti noi. Quante volte ci è andata di traverso qualcosa? L'acqua, il caffè, il cibo, qualsiasi cosa. Ok. In quella situazione, adesso vi sfato un mito proprio, in quella situazione, quanti di noi abbiamo ricevuto delle pacche dietro la schiena?
È sbagliatissimo. È sbagliatissimo. Perché se io ho un'ostruzione parziale e do i pacchi dietro la schiena alla persona, posso far diventare quell'ostruzione parziale completa. Nell'ostruzione parziale non si fa nulla, nessun tipo di manovra. La persona respira, la persona tossisce e la tosse è un meccanismo di difesa che tende a espellere quello che noi abbiamo inalato. Quindi, se non è cianotico, non vediamo le colorazioni bluastre, se non si porta le mani al collo, perché lì in quel caso vuol dire che sta soffocando e quella è un'ostruzione completa, se riesce comunque a emettere suoni, se è cosciente, eccetera, eccetera, ovviamente in quel caso non facciamo assolutamente niente. Ok, chiaro? Se invece quella persona si mette le mani al collo, inizia a diventare blu, non riesce più a respirare, non emette suoni dalla bocca, da lì a poco diventerà incosciente. Quindi quello che possiamo fare sono le manovre di Hemlich, che vi farò vedere nella parte pratica, e i colpi interscapolari. Lì sì che c'ha senso. Ok? Nel bambino è un'altra cosa, nel neonato è un'altra cosa. La vediamo poi nella parte pratica. Ostruzione completa, vedete? La manovra di Hemlich, bocca dello stomaco, quindi alla fine dello sterno, vediamo il nostro osso piatto, alla fine dello sterno, 2 mani, si fanno delle compressioni, lì ci vuole la forza, ve lo dico, si fanno delle compressioni energiche, 5 compressioni rivolte verso l'alto e poi 5 colpi interscapolari. Una cosa che sembra divertente, ma per me è veramente io sono 1,50 m, ma se mi capita una persona che questa è una domanda intelligentissima. che tutte sono più grosse di me, cioè non ce n'è qualcuno, solo qualche bambino, ma alla fine io dove giro, se volessi essere d'aiuto, come? Si può mettere in ginocchio una persona? No, dice lei che passa. Cioè tu dici se c'è un omone? Tu mi dici se c'è un omone oppure un obeso? Ma anche una ragazza che comunque Dio le benedica. Ok, e non riesci da in piedi? Eh sì, ma come faccio? No, quello in ginocchio che dici tu, nel caso del bambino. Io mi metto in ginocchio io operatore perché sono più alto del bambino, mi metto in ginocchio e lo faccio. Che facciamo? Non lo so. Che facciamo? Mi do una bastonata alle gambe e lo faccio inginocchiare, cioè non ho idea. Allora, calcolate che una persona che è in ostruzione completa, da lì a poco perde coscienza. Io non ho idea. Cioè, quindi che facciamo? Io niente, io scappo. Se non riesci a fare, E quindi aspetti che ve ne arresto? Sì, poi dopo mi faccio venire l'ansia perché se tu aspetti che vai in arresto, quello ci va, perché dopo un po' ci va. Mi viene l'ansia, quindi comunque un problema. E devi fare il massaggio cardiaco in quel caso. È sempre l'ansia, quindi come faccio? La persona che sta... Che fa abbassare? No. Sulla sedia neanche? No. È un problema. Prima che... Bravo, assolutamente, è agitatissima. La persona che... Lui ha dato un ottimo spunto. Che ha detto adesso? La persona che? La persona che ha inalato acqua e ha ingerito acqua, ma l'acqua nello stomaco non ce ne frega. Che facciamo? Quella è un'ostruzione completa. Si può sdraiare? Si deve sdraiare. Sempre lo stesso movimento lo fai da... No. Si deve sdraiare. Hai detto bene prima, si deve sdraiare e si fanno le compressioni toraciche. Con le compressioni toraciche cacci l'acqua dai polmoni. È diverso. Bravo, è diverso. L'annegato fai quello. Massaggi. A me è capitato un annegato. Sono veramente confusa. Allora, il corpo estraneo è lo stesso. Se tu c'è un obeso, come lo fai a... No, lo devi allungare, lo devi far stendere in qualche modo. Assolutamente, perché prima o poi se no vai in arresto e devi fare la stessa cosa. La persona che tu riesci a fare la Hemlich, la prendi da dietro e glielo fai. Ok. La persona che tu non ci riesci e sta soffocando, quindi da lì a poco, in giro di 7 minuti, va in arresto cardiaco, devi cercare di allungarla e fare massaggio toracico, non la pancia, toracico. Assolutamente. Col massaggio toracico, a livello tracheale e bronchiale, si cerca di espellere ciò che è inalato.
nell'annegato è semplice vedere l'acqua, nella componente più solida è un po' più difficile, ma devi comunque fare il massaggio cardiaco. Funziona. Assolutamente sì. No, assolutamente sì. Non è un problema. Io ho salvato un ragazzo alla Cala Sveva anni fa, in un servizio di gara di nuoto, in cui ha inalato un sacco d'acqua e praticamente era andato in arresto respiratorio, facendo il massaggio, l'hanno portato fuori dall'acqua, facendo il massaggio cardiaco, ha cacciato un sacco d'acqua e si è ripreso. È come il soffocamento. No, è un soffocamento. È un'ostruzione completa. Ok? Chiaro? Queste sono le manovre che vedremo nella parte pratica, le vedremo perché c'è anche un simulatore per farle. Ovviamente, se da lì a poco la persona che è ostruita in maniera completa perde coscienza, il respiro già l'avete valutato, perché ha inalato, non respira, quindi subito massaggio cardiaco. Quello che faresti con un obeso o con una persona che non... Ok? Chiaro? Ora andiamo, tutto chiaro questi argomenti? Sì. Andiamo avanti. Ora andiamo a parlare di una cosa. Una cosa. Sì. Prima hai parlato di differenza infarto e Sì. arresto cardiaco, ma se c'è l'infarto? Se c'è l'infarto, la persona è cosciente, ti dice chiama aiuto, è sudata, ha dolore. A me è capitato un infarto di una persona che aveva soltanto dolore alla mandibola. Sì, alla mandibola. Ora, non è che tutte le persone che hanno dolore alla mandibola, vedete spaventare, dicono hanno infarto. No. L'innervazione, ok, che va al cuore, passa anche per la mandibola, per farvela breve. Il dolore alla scapola, il dolore alla spalla, il dolore al braccio possono essere, non è detto che lo sono, possono essere. Questa persona sicuramente ti chiederà aiuto, sarà sudata, avrà difficoltà a respirare, però è cosciente. Tu devi solo chiamare aiuto, non puoi fare altro. Assolutamente. E non devi invogliare a fare altro. Mentre nell'ostruzione parziale, perdonatemi, voi è vero che non fate niente, però magari dite alla persona tossisci, l'hai invogliata a fare qualcosa, nell'infarto tu non puoi fare. L'infarto può durare anche giorni o mesi. Così, a livello... Quello di infarto può durare anche giorni o mesi. Così, a livello... Quello è un infarto silente che tu non te ne accorgi, che poi vai a fare un ECG in maniera così asintomatica e il cardiologo ti dice oh ma tu qua hai avuto una sofferenza cardiaca, andiamo a fare un esame ulteriore. Facendo esami ulteriori tipo scintigrafia miocardica, prova da sforzo e poi l'esame più invasivo che è quello della coronarografia e ti permette di capire se effettivamente hai avuto un infarto o meno. Però dall'elettrocardiogramma si può già capire se c'è una sofferenza, se hai avuto una sofferenza cardiaca. Assolutamente. E quanto tempo c'è da quando uno ti accorge che c'è un infarto? È individuale. Io ho avuto... È individuale. Ci sono persone che, diciamo, è ovvio che... No, allora, aspetta, la domanda se mi chiedevi quanto tempo c'è per riaprire quella arteria ostruita del cuore, prima fai l'intervento di coronarografia e di angioplastica e meglio è, ovviamente, perché in quel caso quella parte di cuore è necrotica, cioè è morta, quindi non ci arriva più l'ossigeno a quel livello. Quindi prima la riapri e meglio è, ok? Se invece mi stavi chiedendo se un infarto può andare in arresto cardiaco o meno, quello è individuale. Ci sono degli infarti che vanno in arresto cardiaco, ci sono degli infarti per fortuna che non vanno in arresto cardiaco. Però il rischio c'è. Attenzione. Il rischio Quindi c'è. possono arrivare i soccorsi e potrebbe salvarsi. Potrebbe salvarsi, ma potrebbe anche non salvarsi. È individuale. Potrebbe anche non avere bisogno dei soccorsi perché finisce così e riprende. Riprende che cosa? La normale funzionalità del cuore. Se è un infarto non può riprendere la normale funzionalità del cuore. Cioè, normale nel senso che non va in arresto. Non va in arresto, però lo devi portare in ospedale perché qualcosa ci avrà a livello cardiaco. Sì, però diciamo non c'è... Non c'è la necessità di fare un massaggio, assolutamente, è cosciente. L'infarto, ragazzi, è cosciente. Se non arriva respira. l'ambulanza perché in un posto impossibile lo riesci... Si tarderà magari il soccorso, magari si tarderà il post, cioè nel senso che tu lo farai invece di un'ora, lo farai a 3 ore l'intervento, quella parte del cuore calcola che dopo 3 ore è morta, anche se la riperfondi.
Ecco perché l'importanza nel nostro territorio di avere un elicottero, un elisoccorso. Cioè, se non funziona l'emodinamica di Termoli per arrivare a Campobasso, le strade, prima lo fai e meglio è. Ma tu mettiti con un paziente che può andare in arresto cardiaco in ambulanza, deve fare un intervento, non respira bene, no, i semafori, le cose, ok? Chiaro? Quindi chiaramente sono cose, tutta la questione, non voglio entrare, i Sernia, Termoli, chiudiamo l'emodinamica da una parte o dall'altra, cioè sono cose importanti. Perché uno che ha un infarto nella zona, se chiudono l'emodinamica, deve andare o a Pescara, o Chieti, o a Campobasso. Ci vuole sempre un'ora e mezza. L'autostrada attualmente ci vuole anche di un'ora più. e mezza. Esatto. Un'ora e 40. Con l'elicottero ci vorrebbero 10 minuti. Chiaro. Io ho fatto il soccorso, portato pazienti, 10 minuti arrivi all'ospedale. Ora, andiamo avanti, parliamo di crisi asmatica. Allora, la crisi asmatica... Che domanda? Per esempio, tornando un attimo al soffocamento, voi una persona che ha un'ostruzione Completa o parziale? Parliamo, dovete già... Ok. ed è andata in arresto cardiaco e tu cominci a fare il massaggio, se l'ostruzione non la sei riuscita a levare, cioè pure facendo il massaggio dall'ossigeno da dove lo prende, se comunque rimane ostruito. Perché tu in questo momento stai respirando, ok? Nel momento in cui non respiri più, c'hai circa 7-8 minuti di riserva di ossigeno. In quel momento in cui non respiri più, ovviamente va in arresto cardiaco il cuore. È una bella domanda quella che hai fatto tu, nel senso che se non riusciamo col massaggio cardiaco a far togliere, diciamo, a far fuoriuscire quello che il paziente ha inalato, ovviamente continua ad avere l'arresto cardiaco e probabilmente morirà, sicuramente. In quel caso, anche se tu continui a massaggiare lo fai bene, però è inutile. In quel caso forse ossigenarlo sarebbe la cosa più idonea. Però per voi, ripeto, a parte che avere una bombola di ossigeno, anche perché anche se c'è la maschera, dai l'aria, non dai ossigeno, diciamo, a una percentuale adeguata. Quindi chiaramente... Esattamente. Cioè, quindi anche se tu insuffli aria, la cosa che potresti fare, insufflando aria, che quello che hai inalato, non sappiamo cos'è, potrebbe andare più giù. E forse potrebbe facilitare la cosa, perché se va più giù o risale col massaggio, perché il massaggio permette di risalire, l'insufflazione te lo butta più giù, perché tu insuffli aria dentro. Quello che potrebbe succedere, però, sti cavoli, a quel punto, è quello di provocare una polmonite, però il paziente si riprende. Ok? Magari poi farà una broncoscopia per togliere, cioè ci sono casi e casi, ovviamente. Invece se siamo da soli... massaggio cardiaco, ostruzione... Completa? Assolutamente no. Non c'hai quella capacità, perché in quel momento tu ti senti soffocare, ti metterai le mani al collo perché cerchi di capire che ostruzione hai, ma non ce la fai a fare niente, sei impanicata anche in quel momento, perché tu pensa che non respiri più. Come? Sensare è velocissimo, va tutta la susseguirsi. Esattamente. Quindi non è la forza di famiglia. Cioè non Probabilmente anche prima di 7 minuti vai in arresto cardiaco. Ok? Sai che a Marcello quando era piccolino, Sì? lui avrà avuto 6 anni, no di più, 8 anni, una decina di anni, e io 12, eravamo insieme, però io non ho fatto nulla perché non mi sono accorto di nulla. Lui aveva aveva mangiato il ghiaccio, infatti io quando vedo non riuscivo a chiamare aiuto perché certo. Certo. Ho sentito venire meno, proprio ho detto adesso mi butto a terra, è finita, sono morto. E allora mi sono buttato a terra, però la fortuna è che mi sono buttato a testa in giù e ha fatto cadere il ghiaccio, perché non si era ancora sciolto. No, infatti io quando vedo i bambini, perché noto che molti bambini si dissettano con il ghiaccio in bocca, i genitori affiancano vorrei quasi intervenire, cioè, certo. Comunque metodi della nonna di mettere le mani in bocca, togliere il prosciutto,
No. No. Quelle sono ostruzioni parziali, se noi mettiamo le mani in bocca rischiamo di mandarlo ancora più giù. No, assolutamente. Allora, crisi asmatica. La crisi asmatica è un attacco acuto caratterizzato da una contrazione involontaria, uno spasmo dei bronchioli, cioè della parte più piccola dei bronchi a livello polmonare, e il soggetto che soffre di crisi asmatica è un soggetto che voi sentite il sibilo nella fase espiratoria, cioè quando caccia l'aria, ok? I sintomi quali sono? Sicuramente la difficoltà alla respirazione, un prolungamento della fase espiratoria, perché il bronchiolo è più piccolo, e c'è questo fischio. Il soggetto sicuramente in crisi asmatica è un soggetto ansioso, un soggetto che c'ha angoscia perché non riesce a respirare, ha un colorito brunastro delle labbra. Questi soggetti di solito hanno dei puff, perché lo sanno, che permettono, che di solito è il salbutamolo, cioè il Ventolin, che permette appunto di riaprire, vedete, di riaprire questo lume, cioè il lume a sinistra è il lume, diciamo, normale, il lume a destra è quello chiuso, in cui, vedete, l'aria lì non passa, non fuoriesce più che altro, ok? Quindi ovviamente cosa fare? Sicuramente rassicurare la persona, perché l'ansia peggiora la situazione. Adesso vediamo perché peggiora la situazione. Facciamo sedere con la testa e il torace piegati leggermente in avanti, in modo tale che facilitiamo la persona a respirare. Ovviamente l'evoluzione di una crisi, chiamare esempio aiuto, quello è sicuro. L'evoluzione di una crisi asmatica, se non abbiamo, diciamo, se la persona non lo sa, non ha il farmaco giusto, può essere anche drammatica. Questi sono gli inalatori che usano i soggetti asmatici. E ora vediamo l'attacco di panico. Perché ho messo l'attacco di panico con la crisi asmatica? Perché in realtà sono simili. E voi direte, ma perché? Perché la persona con attacco di panico è una persona che vedrete che è una persona che ha difficoltà a respirare, inizia a fare mi manca l'aria, inizia a dire mi manca l'aria, mi fa male il petto, c'ho un infarto, ok? Questo tipo di persona sicuramente respirerà con una frequenza maggiore. Che cosa succede? Che vi basterà utilizzare un sacchetto, che è il sacchetto quello del pane, per intenderci. Il sacchetto del pane vi permette di, diciamo, aiutare una persona che ha un attacco di panico. Sapete perché? Se inizia a respirare, se io ho un attacco di panico e inizio a respirare così, che cosa succede? Che io elimino più anidride carbonica e quindi non rimetto l'anidride carbonica, perché noi in questo momento stiamo respirando ossigeno, anidride carbonica in più percentuale, azoto, eccetera, eccetera. Però se io inizio a respirare con maggiore attività respiratoria, elimino la mia quantità di anidride carbonica, non la rimetto all'interno, perché respirando non posso rimettere quello che io sto togliendo, e per riequilibrare l'ossigeno e l'anidride carbonica devo fare questo. Faccio respirare per pochi minuti, 3-4 minuti, non tanto, la persona ermeticamente, naso e bocca, dentro un sacchetto di questo genere, in modo tale che la persona espira, caccia l'anidride carbonica, ma la stessa anidride carbonica che rimette dentro. In pochi minuti avete risolto un attacco di panico. Ma poi l'intensità di calma? Assolutamente, assolutamente. Capiterò più di una volta. Mi ricordo che una ragazza che abbiamo soccorso non sapeva ovviamente di questo escamotage e ci ha ringraziato, e praticamente lei in pochi minuti, ma la ripresa è immediata, tipo 4 minuti, 5 minuti, assolutamente è immediata. È immediata perché tu fai ripristinare subito la CO2 che lei sta eliminando. Ok? Però la domanda potrebbe essere adesso, come distinguo un attacco di panico da una crisi asmatica? Perché abbiamo visto che sono molto simili. Sì, quello dal punto di vista clinico, perché però io ve l'ho detto perché chiaramente la clinica è ovvio che ci deve fare da padrona, però se uno non è un medico, un esperto, come può far capire un attacco di panico o da una crisi asmatica? Come fa a distinguere le due cose? Magari la crisi asmatica, mettiamo il sacchetto, muore. No, a tutte e due possono avere una velocità aumentata.
Sì, molto. Molto simili. Possono essere anche confusi. Ma quindi, aspetta, ho capito bene, se tu pensi che sia... Cioè, se io sono uno di voi, e vedo un collega che inizia a fare aiuto. Se metti il sacchetto a una crisi asmatica, rischi di non farlo morire. No, rischi di farlo morire, no, ma puoi peggiorare la situazione. Ma c'è una cosa semplice che si può fare, semplicissima. Mettere il saturimetro. L'attacco di panico satura bene. L'attacco di panico satura bene. Meglio. L'attacco di panico satura bene. Cioè non avrà mai problemi respiratori. La crisi asmatica... La crisi asmatica... Perché alle volte capita che non ce l'hai il sacchetto. Guarda bene, una cosa che abbiamo sempre... Perché l'importante è non far uscire l'aria, giusto? Esatto. E quindi per suggelare... Sì, anche. L'importante è che il segreto è chiudere ermeticamente tutto, perché se io faccio una fuoriuscita non risolvo. Ok? La crisi... Sì, assolutamente. Mentre la crisi asmatica, tu c'hai una desaturazione. Quello satura 92, 91, 89, 88. Ok? Domande su questa cosa? Se non abbiamo il saturimetro. Beh, se non hai il saturimetro, chiami aiuto, sicuramente. Non puoi fare una di queste manovre perché non sei sicura. Però ti posso garantire che se quella persona sai che spesso ha attacchi di panico, lo potresti fare. Oppure al contrario, se sai che lei in tasca c'ha un inalatore, e quella è una crisi asmatica, cioè ci sta poco da fare. Anche perché se hai un attacco di panico, dai 2 puff di Ventolin, non succede niente. Non cambia la situazione, quella continua a dire che non ce la fa. Ok? E che non ci fosse il sacchetto, aiutarla a tranquillizzarsi. Sicuramente. Io ad esempio Sicuramente. Una ragazzina tanti anni fa che aveva delle crisi, non so se era titanico o tetaniche, dove rimaneva tutta contorta, prima cominciava a non respirare e poi rimaneva tutta contorta, e per fortuna una volta le ho fatto la doccia perché emanava tanto sudore, odore, facendole la doccia calda un po' alla volta cominciava a rilassarsi. Sì. Oppure sono arrivati i miei figli, l'hanno vista così, loro era una ragazzina che raccontava le favole, era molto amata dai miei figli, e allora ho cominciato a dire: guardate che fa il pagliaccio, proviamo ad imitarla. Sì, sicuramente. E allora lei ha cominciato a, non dico a sorridere, ma e lì un po' alla volta si è rilassata. Sì, sicuramente aiuta questo. Una ragazza, diciamo, un po' depressa, un po', è più sicuro che sia una... Allora, attenzione, non tutti gli attacchi di panico hanno un'iperventilazione. L'attacco di panico classico sicuramente ha un'iperventilazione, cioè in quel caso sacchetto funziona, ma se un attacco di panico non iperventila, la CO2 è normale, se respira normalmente è normale. Ok? Chiaro? Bisogna far passare il tempo. Bisogna tranquillizzarla, esattamente. Ora andiamo velocemente sui disturbi della circolazione e vediamo queste 3 parolacce che sono l'ipotimia, sincope e shock. La lipotimia, qual è la differenza tra questi 3? Ovviamente per gravità, sicuramente. La lipotimia è quando io ho un abbassamento di pressione, mi accorgo che ho un abbassamento di pressione perché mi si appanna la vista, ronzia alle orecchie, sudorazione. Quindi io mi accorgo di tutto questo. Che cosa faccio? Mi allungo per terra, mi faccio alzare le gambe o alzo le gambe contro un muro a 45 gradi, la posizione cosiddetta anti-shock, e piano piano riprendo colorito, ok? Perché divento anche bianco magari, ok? La lipotimia o presincope, ok? La sincope invece è quando io ho un abbassamento di pressione e talmente grave che cado per terra e non mi ricordo che cosa è successo. Quindi ho un arco di tempo in cui ho perdita di coscienza. La persona respira? Quindi massaggio cardiaco? Chiaro?
io perdo coscienza, ma respiro, massaggio cardiaco, no. Quindi è un abbassamento di pressione. Quello che succede spesso negli anziani, l'estate, perché l'estate il calore provoca vasodilatazione, la persona anziana che magari prende la pillola intera per la pressione, il medico non gli ha detto di ridurla, di prenderne metà o un terzo o quant'altro, continua a non bere durante l'estate perché l'anziano di per sé non beve mai e quindi la pressione va giù. E ora vi faccio una domanda. Che cosa succede se io ho una nonnina a casa e praticamente si abbassa la pressione, cade per terra e non c'è nessuno a casa? Sei da sola. È da sola. Poi si ripiglia. Perché? È giustissimo. Lo sdraio. Allora, il nostro organismo risponde a questi cambiamenti di pressione, ok? A meno che la nonnina non sbatte la testa, perché se sbatte la testa, sfortuna, ok? O si rompe il femore. A meno che non sbatte la testa, che è più pericoloso, perché il femore ti riprendi, la testa magari no. Se passa un po' di tempo, a un certo punto la persona, anche se non fate niente, si riprende. Perché? Che succede? Che la pressione si abbassa, però di compenso il cuore cosa fa? Inizia a contrarsi più velocemente, quindi la frequenza cardiaca aumenta. Perché? Perché si abbassa la pressione, però il cuore tenta di pompare sangue molto più velocemente di quello che normalmente è, perché cerca di... Assolutamente, è un meccanismo di difesa. E quindi piano piano la persona, anche se voi non fate nulla, riprende coscienza. Cosa fate tutti quanti voi quando una persona è a terra e ha avuto l'abbassamento di pressione? Gli date l'acqua. È giusto? Gli diamo l'acqua. Perché? Muore? Perché potrebbe soffocare? No. Non ha tutti i riflessi, penso, non lo so. Non ha tutti i riflessi? Ci sei. Perché non ha tutti i riflessi ancora pronti? Una persona, non parliamo che parliamo che una persona ha avuto una sincope, ha avuto un momento di alterazione della coscienza o perdita di coscienza, si è ripresa, la facciamo sedere e gli diamo l'acqua. Sbagliato. Perché? Proprio per quello che diceva lei. Perché se io ho ripreso coscienza da poco, i miei riflessi non sono ancora pronti. Io quindi l'acqua gliela do dopo 15 minuti. Sarà sicuramente ancora bassina, ma io l'acqua non gliela posso dare, perché se io do l'acqua e non ho il riflesso della deglutizione come si deve, quell'acqua va nei polmoni. Ok? Quindi dare no, stessa cosa. Dare acqua, dare qualsiasi cosa, acqua e zucchero, acqua e sale, io ne ho sentiti di tutti i colori. La stessa cosa, se non ho i riflessi, quell'acqua e zucchero va nei polmoni. Lo zucchero è importante nell'ipoglicemia, che è un'altra cosa, non nell'ipoperfusione dovuta alla pressione. È un'altra cosa. Se io ho l'ipoglicemia, cioè ho un valore di glucosio basso nel sangue, dare lo zucchero è fondamentale. Lo zucchero. Ok? Ma non c'entra con la pressione. Ok? La cosa più grave sicuramente è lo shock. Lo shock è quando, diciamo, la persona, diciamo, ha una ridotta perfusione a livello sistemico e in quel caso diciamo che è una emergenza vera e propria, un codice rosso. E guardate bene che uno shock ipovolemico, in quel caso, perché c'è una volemia, cioè i liquidi sono pochi a livello dell'organismo, è dovuto anche a una disidratazione importante. Pensiamo ai bambini piccoli. I bambini piccoli quando hanno la febbre, perché i pediatri dicono date da bere, il mangiare non ci interessa, è il bere. Ricordatevi che non si muore di fame, ma si muore di sete, sicuramente. È il bere fondamentale. Quindi se io non do da bere, il bambino si disidrata, l'anziano si disidrata e può andare incontro a shock. Lo shock è quando la persona perde coscienza e quindi ma respira, ma ha una perfusione a livello cerebrale. Quindi può essere che ha portato anche danni a livello cerebrale. Ok? Lo shock è un'emergenza.
pazienti con shock muoiono, se non vengono presi in tempo muoiono. Qualsiasi tipo di shock parliamo, Quando sentite la parola shock è un campanello d'allarme, che sia shock ipovolemico, che sia shock emorragico, come nel caso del ragazzo recisa l'arteria femorale, quindi ha perso sangue, un incidente stradale, che sia shock cardiogeno, quando il cuore non pompa come dovrebbe, che sia uno shock neurogeno, una lesione midollare, che sia uno shock anafilattico, che poi vediamo, sono tutte situazioni di emergenza, di pericolo di vita, che può essere immediato. Ok? E quello è quello che vi ho detto. Anche un'ustione estesa, vedete, può provocare uno shock, una sudorazione intensa, vomito, diarrea. Questi sono tutti segni di disidratazione. Ok? Sapete che nell'anziano, uno dei primi, gli anziani che stanno nelle case di riposo, che magari non gli danno da bere, eccetera, eccetera, vengono in buono soccorso e chiamano subito il rianimatore. Chiamano il rianimatore perché vedono questa persona che sta così, non è cosciente, respira, vai a vedere la lingua secca, disidratata, vai a vedere la cute disidratata. E sapete che spesso succede che gli prendi una vena, gli fai 1000 di liquidi, cioè 1 litro, e la persona riprende coscienza, inizia a parlare. Perché nell'anziano la disidratazione è fondamentale. Cioè, quindi è un punto cruciale. Se è disidratazione, sì. Se è disidratazione prolungata durante i giorni, è a rischio. Perché sai che succede? Succede che va in sofferenza il rene, e quindi ci può essere insufficienza renale, va in insufficienza il cuore, e quindi è grave dopo. Quando poi parli di insufficienza multiorgano, cioè la MOF, è causa di morte. Perché non riesci più a recuperare gli organi. Cioè, se tu tratti un organo, poi vai a peggiorare un altro. Quindi chiaramente è tutta una catena. È un cane che si morde la coda. Quindi ecco perché lo shock nella fase evolutiva, se non preso in tempo, è fatale. Cioè, in una persona che comunque beve poco, che ha il pannolone, che tu i pannoloni li cambi solo... Devi fare flebo. No, quando ti accorgi che si tratta anche... Cioè, se il pannolone è pieno di pipì vuol dire che va bene. No, non è detto. Non è detto. No. Cioè, qua stiamo entrando in campo medico proprio. Allora, il discorso è questo, che la persona, noi normalmente, dobbiamo assumere dei liquidi, o col cibo, o comunque come liquidi, eccetera, eccetera, dobbiamo assumere nelle 24 ore dei liquidi. Poi normalmente dobbiamo fare delle urine, quindi cacciamo questi liquidi. E quindi cacciamo, che ne so, 1,5 litri al giorno di urine. Esempio faccio, Ma noi cacciamo solo con le urine i liquidi? No. Lo cacciamo col sudore, lo cacciamo con le feci, lo cacciamo con la respirazione. Quindi, nel caso dell'anziano, io non do mai liquidi a sufficienza rispetto a quello che lui caccia. Quindi se anche il pannolone è imbevuto, non è detto che non è disidratato. Sicuramente se io vedo delle urine concentrate, cioè più il colore è più scuro, rosso, marrone, eccetera, eccetera, posso pensare a una disidratazione importante, però lì già stiamo che è una disidratazione. Ok? Posso pensare a quello, dal colore, ma non dalla quantità. Non posso dire il paziente ha urinato, vuol dire che i reni funzionano, per fortuna, ma fino a quando non lo so. E il minimo, oltre il cibo, non so, puoi dargli più verdure, più patate, il minimo 1 litro? No, assolutamente no. Allora, non c'è un minimo, perché è individuale la cosa. Cioè, nel senso che io posso assimilare anche 2-3 litri al giorno, un anziano magari che ha problemi cardiaci, sicuramente non gli dirò 3 litri, perché sennò quell'acqua poi mi va in edema polmonare. Cioè, quell'acqua va a livello polmonare, viene assimilata a livello polmonare perché il cuore va in insufficienza cardiaca. Quindi ovviamente io non lo carico di 3 litri l'anziano, però sicuramente 1,5 litri, 2 litri d'estate è fondamentale, per esempio. Assolutamente.
Poi dipende da caso a caso, ripeto. Un'insufficienza renale sicuramente non devo caricare in maniera importante. Dipende. Il paziente che fa dialisi è un altro discorso, cioè è individuale. Non c'è un valore che tu dici sì, è giusto. In media sicuramente 2 litri al giorno vanno assunti. In media. Ok? La posizione anti-shock è questa qui che vedete a 45 gradi, gambe alzate. Questa è una posizione che permette il sangue di tornare verso il livello cerebrale e quindi di far riprendere la persona che ha avuto un calo pressorio. Ok? Come facciamo a accorgerci del calo pressorio se io non ho lo sfigmomanometro? Ce lo ricordiamo? L'ho detto. Bravissimo. Metto 2 dita sul polso. Se il polso radiale, non questo, che è centrale, carotideo, radiale, non lo sento, è un'ipotensione, perché vuol dire che la massima è minore di 80. Quindi se non abbiamo il polso qui, vuol dire che la pressione è bassa. Chiaro? Ora parliamo di questa malattia che è l'epilessia, caratterizzata da crisi convulsive dovute a una perturbazione passeggera dell'attività elettrica del cervello, cioè come se fosse un cortocircuito in cui, diciamo, c'è una contrazione involontaria dei muscoli, e ci sono 3 fasi. Abbiamo una fase tonica, che è data dall'irrigidimento muscolare, una fase clonica, o la contrazione brusca involontaria, che può essere un lato del corpo o tutto il corpo o solo una zona, e poi può essere una fase successiva che è la fase postcritica. Ovviamente abbiamo circa 90 tipi di epilessie, quindi ovviamente ne sono tantissime. Voi quella che conoscete sicuramente è quella del grande male, piccolo male, eccetera, eccetera. Colpisce non solo i bambini, ma anche gli adulti, e la fase diciamo tonica è quella di irrigidimento. Vedete il bambino a canna di fucile, si dice. La fase invece clonica è quella di contrazione involontaria. La fase tonica dura circa 3-5 minuti, la fase clonica dei 5-7. E poi c'è una fase postcritica. Che cosa dobbiamo fare noi? Noi cosa dobbiamo fare? Sicuramente non quello che mi è capitato a me, della ragazza incinta che ha avuto una crisi epilettica, dove gli hanno aperto la bocca con un coltello, gli hanno lesionato la lingua e gli hanno fatto un massaggio cardiaco. La persona con crisi epilettica è una persona che è cosciente o no? Siamo sicuri? No, io non ho idea. Non è cosciente. La crisi epilettica in questo stato qua non è cosciente. Voi la chiamate, la scuotete, non vi farà nulla, ma respira. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Sicuramente allentare qualsiasi indumento stretto che può provocare, diciamo, alterazione della respirazione, mettere qualcosa sotto la testa, un cuscino, qualcosa, perché magari dei movimenti involontari possono far male al malcapitato, girarlo sul fianco, sicuramente con un orologio vedere quant'è la durata della crisi, perché è fondamentale per l'operatore sanitario per intervenire, e non cercare di immobilizzarlo, cioè quando si muove non dovete immobilizzarlo. Mettereste le dita in bocca? Sapete qual è il muscolo più forte dell'organismo? Il massetere, questo. Sapete che cosa succede a un paziente che ha una crisi epilettica se mettete le dita in bocca? Ve le mozza. Quindi ovviamente, se non abbiamo quella canulina, che è la canulina di Guedel che avete visto prima, dopo la crisi, perché non lo puoi immobilizzare. Durante la crisi tu metti dei cuscini intorno, in modo tale che, dei cuscini, una giacca, qualsiasi cosa tu hai, in modo tale che non gli fai fare male, ok? Lui si morderà la lingua, perché la crisi epilettica è caratterizzata da morsicatura della lingua, quindi sanguinamento, e vedrai spesso rilascio sfinteriale, feci, urine, ok? Quindi questo tipo di reazione è normale. Allora, se la fase dai 3 minuti più 5, 6, massimo 10 minuti.
Ovviamente, se non si interviene farmacologicamente, perché che cosa si fa? Pensate bene quando arriva un medico sul posto, sul territorio, perché non è facile, io apro e chiudo parentesi. Se voi prendete un medico ospedaliero che non ha mai fatto 118 e lo mettete sul territorio, non è orientato come chi ha fatto 118, perché sul territorio tu non c'hai tutti gli aiuti che c'è in ospedale. Sul territorio stai tu e basta. Ok? Cioè in mezzo alla strada stai da solo. In ospedale c'hai risonanza, TAC, raggi, esami chimici, il collega, consulenze, infermieri quando ne vuoi, in sala emergenza. Ok? Sul territorio, un'emergenza, stai da solo. E pensate a una persona che si muove in continuazione, come gli fai a prendere la vena? Non gliela puoi prendere. Come? No? Endorettale, che è la cosa che agisce. Noi abbiamo una persona che è così, e il medico gli fa sempre il bagno, delle volte non ne bastano due, per calmarla devono portare all'ospedale. Allora, ti dirò, l'endorettale, se tu fai quello del bambino adulto, diciamo, puoi farne 2, puoi fare 3, l'endorettale ha... Ad aprire i neonati che lui è costretto così, non riesce quando è rigida. Fammi parlare. Tu quando è rigida non puoi neanche somministrare l'altro farmaco, perché in realtà non risolvi la crisi. Tu fai il farmaco per prevenire una nuova crisi. Non so se è chiaro. In sequenza? Mazza, 3-4 crisi. Poi si ripete. Come no? Mazza, come no? Il discorso... Aspetta, fammi un attimo finire. Poi fate le domande. Se io ho una crisi epilettica... La prima crisi si fa Mazza. per evitare che ricominci. Assolutamente. Però si fa endorettale per un motivo molto semplice. Perché intramuscolare, sai quanto ci mette il farmaco a fare effetto? Te lo dico io, 20 minuti. Endorettale, sai quando ci mette il farmaco? 5 minuti. Perché l'assorbimento rettale è maggiore di quello intramuscolare. Se poi tu mi dici, guarda, noi siamo riusciti a prendere una vena, la facciamo in vena, alzo le mani. Perché in vena agisce 1 minuto. Assolutamente. Assolutamente. A me è capitato di prendere una vena in una crisi epilettica. Risolvi subito la crisi. Però l'obiettivo del farmaco non è quello di risolvere quella crisi, ma di prevenirne altre. Anche perché delle volte dopo il Valium si rilassa. Altre volte, Certo. Nonostante... Perché non è il sufficiente. riporto ha fatto Sì, altro perché non è Valium, sufficiente. e Però poi lì cadiamo in una cosa, perché ora stiamo parlando proprio di medicina, parliamo di una cosa più grave, perché se io faccio un Valium e non funziona, ne faccio un altro e non funziona, ne faccio un altro e non funziona, io devo intubare il paziente, perché sennò c'ha danni cerebrali sicuri. Ok? Chiaro? Quindi chiaramente lì poi ovviamente devi valutare la cosa migliore, perché se non inizia a funzionare, anche perché calcola una cosa, che il Valium, quello che dici tu, quello endorettale o quello farmacologico a fiale, è il farmaco sicuramente neanche di prima scelta, perché prima scelta le nuove linee guida dicono il Tavor, però che è il lorazepam, il Valium e il diazepam, sono sempre della stessa famiglia, sono sorelle, diciamo. Però chiaramente esistono altre 4 categorie di farmaci antiepilettici che io non ti sto qui a dire. Ok? Quindi quando non funziona uno, tu devi passare a un'altra categoria. Ok? Ce ne sono tanti altri. Il valproato, il gardenale, ce ne sono tanti. Ok? Quindi c'è una scaletta che devi seguire, ma quello è campo medico, non assolutamente. Aspetta un attimo, fai una domanda. Se c'è una crisi epilettica, quindi la persona è rigidita, non riusciamo ad aprire la bocca, quindi non c'è il rischio che si soffochi perché la lingua va indietro. No, perché l'irrigidità è anche muscolare. La lingua non va indietro in quel caso. È ovvio che tu, una volta post crisi, lo metti così, lo metti in posizione laterale di sicurezza. Quindi non gli succede niente. In quei minuti no, perché in quei minuti
sì, in quei minuti, nella fase di rigidità, allora, la fase rigida, come la vogliamo chiamare noi, dura 2 minuti, 3 minuti. Ok. È pochissimo. La fase dopo, quella clonica, dura un po' di più, dura circa 5 minuti. È vero che il 118 di solito arriva nella fase clonica, mai nella fase tonica, di rigidità. Ok? È difficile che un 118 arriva nella fase di rigidità, ma arriva nella fase di movimentazione, se vogliamo chiamarla così in maniera semplice. Tu nella fase post-critica devi agire, cioè metterlo così. Nella fase post-critica, quando c'è il rilassamento, può esserci quello, la caduta indietro. Quindi mettendo laterale. Sì, Ok. esatto. Ciò non toglie che in questa fase qua potrebbe avere una nuova crisi. Non lo sappiamo. Ok? Doc, dove stai con le slide? Dobbiamo muovere. Ci dobbiamo muovere. Dobbiamo muovere. Sì, Allora, sì. dico una cosa, non facciamo una pausa. Chi per la propria salute deve fumare può fumare. Ah, sì, chi vuole andare a fumare? Chi vuole un caffè durante la lezione glielo faccio io. Vabbè, ci organizziamo. Sì, così mi fai anche un sei caffè? a terminare. Mi fai un caffè anche a me, grazie. Sì, subito. Allora, questo è quello che vi dicevo, a scopo solo didattico, che vedete, la posologia, vedete, 10 mg, il Valium è 10 mg la fialetta. Quindi il Valium endorettale arriva fino a 10 mg. Chiaro? C'è. Quindi devo insistere col medico. Insistere, è il medico che dovrebbe prendere le decisioni, non sei tu che dovresti dire al Ma ha medico. detto che solo per i È bambini. diverso, assolutamente no. È la stessa posologia, cioè o gliela fai 10 mg intramuscolo, lo fai endorettale, però è meglio endorettale perché agisce prima. Forse la formulazione che avete voi è solo per bambini, allora è diverso. No, e allora no. No, allora il Micronoan o il Micropam, che sono i farmaci, che sono le perette, esistono da 5 mg e da 10 mg. Una persona adulta che ha una crisi epilettica, io gli faccio 10 mg, non gli posso fare di più. Gli faccio 10 mg e vedo che fa. Che è la stessa posologia, ripeto, della fiala del Valium, 10 mg. Endorettale assolutamente sì. Assolutamente sì. Intramuscolo fa effetto dopo. Ha un assorbimento molto veloce endorettale. E la peretta la può fare chiunque, anche fosse... Se tu sai che quella persona soffre di crisi epilettiche e stai in una casa, assolutamente sì. Invece l'iniezione di Valium ci vuole l'infermiere. Esatto. Sì. Esattamente. Questo interessa, è brutto questo. No, non penso. Non penso. Mica avete domande su questa slide della crisi epilettica? Dubbi? Siamo diplomati, anche laureati con le crisi epilettiche. Hai visto? Allora, la crisi isterica sicuramente è preceduta da malumore, depressione, tristezza, ok? Ovviamente, che cosa caratterizza la crisi isterica pura? È caratterizzata da allucinazioni. Queste allucinazioni possono essere di tutti i tipi, cioè possono essere visive, uditive, olfattive, gustative, tattili, quindi tutti i sensi. Ovviamente chi soffre di crisi isteriche sono persone comunque che non hanno una vera fase convulsiva. Apre e chiude parentesi, la crisi epilettica è diversa dalla convulsione. Non sono proprio la stessa cosa. Diciamo che le crisi convulsive, che sono tipiche dei bambini quando hanno la febbre alta. Febbre alta parlo di oltre 40, ok? E che cosa dobbiamo fare noi soccorritori in caso di una persona che ci accorgiamo che ha questa crisi isterica? Ovviamente a volte bisogna utilizzare anche dei toni bruschi per diciamo spegnere quella fase, ok, di crisi che ha diciamo la paziente, ok? Però non è semplice,
non è semplice. Mi ricordo che a Vasto c'era una ragazza che queste crisi isteriche a volte sapete come si manifestano? Anche con una falsa perdita di coscienza. Che significa? C'era una ragazza che a Vasto ogni tanto aveva queste crisi, ci chiamava il 118, ormai la conoscevamo, si allungava in mezzo alla strada, fra le strisce pedonali, le cose, tu andavi, guardate, veramente la pizzicavi, la stimolavi, niente, non apriva gli occhi, non ti faceva nessun tipo di stimolo. Quindi non era voluto. È il cervello che comanda tutto questo. È il cervello che comanda tutto questo, assolutamente. Assolutamente. Quindi non è facile, però ovviamente a voi una cosa del genere non è cosciente, respira, massaggio non si fa. Chiaro? No, neanche quello. Neanche quello. No, te lo posso assicurare. Neanche quello. No. Ok? Ora andiamo a quello che viene chiamata insolazione. Il colpo di sole si manifesta dopo una prolungata esposizione al sole senza adeguata protezione, perché i raggi ultravioletti provocano un aumento della temperatura corporea con possibile vasodilatazione e quindi calo pressorio, perché abbiamo detto l'estate, vasodilatazione, calo pressorio. Ovviamente un'insolazione in maniera perpetua, in maniera abbastanza pericolosa, potrebbe indurre un'infiammazione delle cosiddette meningi, quindi alterazione dello stato di coscienza. Ok? L'arrossamento del volto e della pelle, progressivo aumento della temperatura corporea, sudorazione abbondante conseguente a sete intensa, cefalea e convulsione mentale, cioè allucinazione e delirio. Crisi isterica, allucinazione, magari potrebbe essere un colpo di sole, ok? Chiaro? Nausea e vertigini, ovviamente in estate. Shock ipovolemico, cioè, perché shock ipovolemico? Vasodilatazione, crollo pressorio, sudorazione, non bevo, pressione giù. E se l'eritema ovviamente è molto esteso, c'è disidratazione, che è perdita d'acqua. E l'eritema può essere un'ustione di primo o di secondo grado addirittura, ok? Ma quando devi stare Ci sta gente che ci si addormenta sotto il sole, si sveglia e c'ha un'ustione. No, però mia figlia l'ha presa, ma non me ne sono neanche accorta. Assolutamente. Il tempo Zero. Però cefalea, febbre. Eritema, cutanea, esatto. Una Brutto. volta mi sono addormentata sotto l'ombrellone, solo che si è spostata l'ombra. Esatto. Classico. Portare il paziente in un luogo fresco, rimuovere i vestiti, ventilare la vittima significa dare ossigeno, aiutarla a respirare, posizione semiseduti in pacchi di acqua fresca alla fronte e in questo caso possiamo somministrare acqua e sali minerali. Ovviamente se è incosciente, vediamo il respiro, chiama il 118, massaggio cardiaco, no, ovviamente se è incosciente non respira. Ovviamente non dobbiamo somministrare alcol, caffè e non applicare ghiaccio o acqua gelata per raffreddare la vittima. Questa cosa dell'alcol la vediamo senza dubbio in un'altra condizione che vediamo più avanti, non ve ne parlo adesso. Il colpo di calore invece è un aumento della temperatura corporea in presenza di un'elevata umidità, un tasso di umidità, e quindi l'organismo assorbe calore ma non riesce a cedere calore, ok? Pelle secca e molto calda, volto arrossato poi pallido, pupille dilatate, ok? Sete intensa, cefalea, disturbi mentali e possibile perdita di coscienza. Far abbassare il più rapidamente possibile la temperatura corporea, avvolgendo la vittima con lenzuola asciugamani bagnati o, se possibile, immergere la vittima in una vasca di acqua tiepida, non bollente, o non fredda. Scusate. Se è incosciente, ovviamente. Qui vi faccio vedere, ovviamente la prevenzione è bere molto, specialmente anziani e bambini d'estate, i cappellini, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, ve le leggete queste. Ovviamente qui è una slide in cui vi fa vedere un po' le differenze fra l'insolazione e il colpo di calore. Ovviamente, qual è la cosa più grave? Sicuramente il colpo di calore. L'insolazione dà senso di svenimento, sudorazione eccessiva, pelle pallida, fredda e sudata, senso di nausea o vomito, pulsazioni rapide ma deboli, cioè è flebile il polso,
e i crampi, mentre il colpo di calore dà mal di testa pulsante, assenza di sudore, temperatura corporea oltre 40, senso di nausea o vomito, pulsazioni rapide e forti, perdita di coscienza. I brividi invece che sono? I brividi sono, diciamo, di solito sono quelli che noi conosciamo con la febbre, no? Precedono l'aumento della temperatura corporea, ma possono essere dovuti a una sottostante infezione. Un dei brividi scuotenti di solito sono segni di un'infezione che può essere urinaria, può essere respiratoria, eccetera, eccetera. Ovviamente il soccorritore deve mettere a letto il paziente coprendolo con coperte, dargli una borsa d'acqua calda e tenerlo tranquillo e bevande calde purché non alcoliche. Un'altra volta questa parola, purché non diamo bevande alcoliche. E allora io vi chiedo, ma perché se uno va in montagna, fa freddo, oppure i clochard bevono per riscaldare, ma si riscaldano? Perché? Non si riscalda. Perché è facile, perché non si riscaldano? C'è un motivo. Cioè, scusate, fa freddo, meno 10 gradi, mi prendo la bottiglia di vodka o di alcol, me la bevo, mi riscaldo. Perché non mi scaldo? È solo un effetto... Cioè, un effetto... E quindi? Ci stai quasi arrivando. Ha detto una bella parola. L'alcol è vasodilatatore. Quindi? No? Abbassa la pressione. Sicuramente abbassa la pressione, ma non ci interessa quello. E quindi? Se è vasodilatatore. Allora, io bevo l'alcol e mi scaldo lo stomaco, ma che in quel momento sento calore all'interno. Ma cosa succede subito dopo? La vasodilatazione, siamo d'accordo. Se ho vasodilatazione cutanea, dei vasi cutanei, perché vasodilatazione è tutto l'organismo, cosa succede? E quindi la temperatura? No, si abbassa. E quindi io non mi scaldo. Quindi muoio. Clochard perché muoiono spesso? Perché a basse temperature bevono e poi la temperatura che magari interna del corpo era 35, gli va a 33, 32. Chiaro? Quindi non è di usanza comune che noi diciamo ci riscalda, ma ci riscalda internamente in quel momento. Ovviamente io sto dicendo un abuso di alcol, se io mi faccio un bicchierino non succede niente. Però chiaramente abusando di alcol, una persona che vive all'esterno e che magari ha freddo e che ha una temperatura già di per sé bassa, tendenzialmente bassa, 35 gradi, la vasodilatazione provoca sudorazione, perdita di calore e quindi mi si abbassa ancora di più la temperatura interna. Chiaro? Nelle gavette davano il coso di alcol. Capite? È sbagliato, perché chiaramente abbassano ancora di più la temperatura. In una temperatura fredda ti abbassa ancora di più la temperatura. Allora, l'ipotermia, quindi l'abbassamento della temperatura, provoca di per sé una vasocostrizione, perché io devo tenere il calore all'interno, non devo sudare, ok? Brividi, calo della frequenza respiratoria, quindi magari dai 14-16 atti inizia a fare 12-10. Aumento della frequenza cardiaca, i battiti cardiaci. Distinguiamo però ipotermia da congelamento. L'ipotermia ha diversi gradi, ovviamente dai 35 ai 32 è un'ipotermia, 32 parliamo, che è comunque bassa. Ipotermia lieve, tachicardia, tachipnea, confusione, brividi, viso pallido. Ipotermia moderata tra i 32 e i 26. Quindi prima abbiamo tachicardia, se si abbassa ancora di più abbiamo bradicardia, cioè la frequenza di cardiaca si abbassa, non è più alta. Ipoventilazione, quindi frequenza respiratoria più bassa. Letargia significa che tu sei sonnolento, quindi sei risvegliabile se ti chiamo, ma se no dormi, in poche parole. Rigidità muscolare a 25 gradi, ipotermia grave, scarsa attività cardiaca e respiratoria, coma, pseudo rigor mortis, come se fosse interna. Termometro, assolutamente sì. Sì. Sotto i 25 incompatibile con la vita. Io ho soccorso una ragazza che voleva suicidarsi a San Salvo, in pieno inverno si è buttata nel mare
che pioveva, non vi dico che aveva una temperatura di 32,5 gradi. Quindi stavamo in un'ipotermia moderata, quasi grave. Si è salvato. Anche perché abbiamo le coperte termiche, eccetera, eccetera. Però in quel momento che cosa devi fare? Devi togliere tutti i vestiti, perché questi vestiti sono congelati. Asciugare e congelare, sì, perché tu non, una volta che ti butti in acqua ovviamente sei tutta congelata, quindi quei vestiti, se li tieni addosso, immagazzinano freddo e quindi chiaramente non riesci a scaldare il malcapitato. Ok? Portare in un luogo riparato o chiuso, sostituire i vestiti bagnati con asciutti, bevande calde ma non alcolici, riscaldare lentamente la vittima. Non fare, ovviamente non strofinare la vittima, perché se noi andiamo a strofinare, a massaggiare la vittima, per esempio una parte congelata, si provano delle lesioni, delle ustioni da congelamento, ok? Bagni caldi e borse di acqua calda per evitare possibili aritmie, anche per le gravi ipotermie, quindi bagni caldi, borse di acqua calda, no, nell'ipotermia parliamo, Esposizione diretta a fonte di calore. Adesso poi vediamo che cosa significa. Il congelamento causa questo, cioè causa i cosiddetti geloni, che sono delle lesioni a livello delle estremità delle dita, che sono delle lesioni reversibili, attenzione. Ok? Se facciamo qualcosa possiamo recuperare. Che cosa succede però? Che se il paziente anziano non ha una vascolarizzazione idonea, eccetera, eccetera, andiamo in una fase in cui si formano le vescicole e nella fase avanzata, dove si avvertono dolori intensi, andiamo a questa fase qua, dove sta questa, in cui c'è una parte necrotica e quella ovviamente va amputata, perché altrimenti la necrosi, cioè la parte nera, sale e quindi chiaramente non c'è scampo poi, perché la circolazione ormai è morta. No, è diverso. È diverso. Qui parliamo di un congelamento. Il fenomeno di Renault è una malattia che, diciamo, fa perdere anche la sensibilità alle dita e quindi chiaramente puoi andare alla colorazione diversa delle dita quando c'è il freddo, però non arrivi al congelamento. Questa è una cosa... Non mancanza, perché se tutti quelli che avessero il fenomeno di Renault avrebbero le dita mozzate. Non è una mancanza, questa è mancanza di circolazione, il congelamento. Il fenomeno di Renault è una perdita transitoria di perfusione, non una mancanza di circolazione. È una perdita transitoria di perfusione. Qui è una perdita irreversibile di perfusione. Ok? Portare l'infortunato in un ambiente riscaldato, rimuovere ogni ostacolo alla circolazione sanguigna, togliere gli indumenti bagnati, asciugare la parte con delicatezza e riscaldare gradualmente. Provvedere ovviamente il ricovero in ospedale. Da evitare la frizione con le mani, con la neve, il riscaldamento con fonti di calore, per esempio il fuoco, la stufa, la marmitta dell'auto, ok? No. La perforazione delle bolle. Perché? Se io ho le vescicole, dato dai geloni in una fase, perché non devo andare a... Bravissimo. La somministrazione di bevande alcoliche già l'avevamo detto. La prevenzione, ovviamente, anche qui vestirsi a strati con abiti comodi e caldi, l'aria contenuta da diversi strati fa da isolante contro il freddo, indossare abiti che isolano dall'acqua e dall'aria per proteggerli dal vento, dalla neve e dalla pioggia. A contatto con la pelle, scegliere abiti traspiranti che non trattengono l'umidità a contatto con la cute. Il cappello, ovviamente, sempre. Perché i paesi nordici lasciano i bambini quando è freddo? Che significa? Lasciano al freddo? Lasciano al freddo è proprio che sì. Esatto, fanno quello per far rafforzare il sistema immunitario e quindi per farli ammalare di meno, diciamo, durante i periodi invernali. Sono più abituati, sicuramente. Quindi un'abitudine graduale. Assolutamente. Allora, andiamo avanti. La ferita che cos'è? Una soluzione di continuo della cute più o meno, diciamo, profonda,
e può interessare muscoli, vasi, nervi e tendini a seconda della profondità e sono causate dai traumi in genere. Cioè, se io sbatto contro un tavolo mi faccio una ferita. Quelle più semplici sono le abrasioni, le escoriazioni. La cute è solo danneggiata nella parte più superficiale. La ferita da punta, cioè quando è un chiodo, un ago, un punteruolo, una scheggia. La ferita da taglio, quando è un coltello, una lama. La ferita da punta e taglio, e poi abbiamo le ferite, quelle più pericolose, che sono quelle lacero-contuse, cioè le ferite provocate da un trauma e in cui la ferita, la rima di ferita, la soluzione non è lineare, ma è frastagliata, ok? I bordi appunto sono irregolari. Vedete? Allora, ci sono le varie immagini, quella che vedete in alto a destra del ginocchio è un'abrasione, le ferite lacere sotto all'occhio del ragazzo, le ferite da punta, le ferite dall'arma da fuoco, poi ci sono le cosiddette avulsioni. Le avulsioni è quelle che vedete qui, quando c'è lo strappamento proprio di... Ma l'avulsione che conoscete di più, sapete qual è? È quella dentaria. Quando viene tolto un dente, un'estrazione dentaria, quella è un'avulsione. Tolgono praticamente il dente e lì praticamente si fa una ferita che è normale, una ferita normale, che è un'avulsione. È uno strappamento in quel caso di un tessuto che è il tessuto osseo, in quel caso. Le ferite possono essere profonde, penetranti e complicate. Ovviamente la gravità della ferita, ho detto, si basa in base alla sede, l'estensione, la profondità e a che cosa è ritenuto all'interno. Ok? Se io cado sull'asfalto e sulla breccia, se dentro la ferita c'è breccia, ovviamente quella è una ferita infetta che va comunque disinfettata. Chiaro? I pericoli di una ferita vanno dall'infezione all'emorragia, cioè se c'è una ferita profonda di un vaso importante posso avere un'emorragia e quindi chiaramente perdo un sacco di sangue, ma un altro reale, diciamo, pericolo è sicuramente l'infezione, è quello che succede anche nelle ustioni. La fuoriuscita di sangue, il dolore e la cute lesionata sono i segni. Ovviamente per noi indossare guanti protettivi e maschera per evitare il contatto con la ferita è importante, ok? Lavarsi accuratamente le mani, lavare la pelle attorno alla ferita con acqua e sapone, versare acqua ossigenata o soluzione sterile sulla ferita, disinfettare, questo è fondamentale. I margini, cioè questa è la ferita, dall'interno verso l'esterno, prendo la garza, la butto, non uso la stessa garza per ritornare lì, perché che succede? Che se no i batteri li riporto dentro. La stessa cosa se io vado dall'esterno verso l'interno della ferita. Altre garze disinfettate, ok? O così o fare così, circolare dall'interno, andare come una spirale verso l'esterno. Se io faccio dall'esterno e faccio così, oppure quante volte avete visto, però lì è diverso, quando vi prendono il prelievo del sangue, col batuffolo fanno così, però lì è diverso. Però in quel caso se ci fosse una ferita, ok? Quel movimento porterebbe dei batteri dentro la ferita, ok? Quando vi tolgono l'aghetto, che vi esce il sangue, in teoria dovrebbero mettervi un batuffolo così e poi mettere un cerottino, cosa che fanno, giusto? Perché se iniziano a fare così, oppure ovviamente lì possono portare, è difficile, la percentuale è bassa, però può succedere, ok? Il sapone non è dannoso, cioè se entra nella ferita... Acqua diciamo, sicuramente l'acqua sterile è la cosa migliore, cioè sicuramente è migliore l'acqua ossigenata e sicuramente, a mio avviso, la clorexidina è, a mio avviso, all'avviso di tutti, la clorexidina è il disinfettante migliore in assoluto, ancora meglio del betadine che è quello rosso. Okay. Ma che differenza c'è? Nel senso, vabbè, lo spirito, quello che noi chiamiamo spirito, quello rosa, sfatiamo un altro mito, questa è bella domanda. L'alcol, noi abbiamo conosciuto anche l'alcol quando parlavamo di Covid, giusto? Sì. Che dicevano buttate l'alcol. Sì. Cazzata, fissa. Fissa, cioè nel senso, che significa che fissa? C'è il virus, c'è il batterio? Non lo elimina.
ma lo blocca lì, ma non lo elimina. Ok? Quindi io disinfettare con lo spirito. assolutamente sì. No. A parte che brucia pure e quindi non serve. Però magari utilizzate il citrosil, utilizzate la clorexidina, utilizzate altri disinfettanti. Assolutamente l'alcol non è un disinfettante. L'alcol è un fissativo, non è un disinfettante, è un fissativo. Un'iniezione, mia nonna mi fa con l'alcol. Certo. È cavolata. Sempre i metodi della nonna. Cavolata. Mia nonna ci butta- Cavolata. ci immagino che le dici. È un fissativo perché in quel momento se tu sulla chiappa c'hai un batterio te lo fissa là e cosa succede? Se in maniera proprio accidentale in quel momento l'ago che entra in quel punto lì c'è quel batterio, entra dentro, ok? Chiaro? Quindi l'alcol è fissativo ma non uccide i batteri. Ovviamente non usare il cotone idrofilo perché il cotone, se tu vai su una ferita, attacca. Quindi le garze, non versare sulla ferita alcol, vedete, o polvere antibiotica, non estrarre schegge o corpi ritenuti, anche se vi devo dire che nel caso di scheggia, se è una scheggia che voi riuscite a vedere, eccetera, eccetera, potete comunque con una pinzetta riuscire a toglierla, ok? Ovviamente disinfettate la... No, è confusione questa. L'acqua ossigenata fa la schiuma perché è una reazione col sangue rosso vivo. Allora, quando hai sanguinamento dalle feci, poi avere due tipi di sanguinamenti. Uno è rosso vivo, emorroidi, per esempio, ok? E uno può essere rosso scuro, che potrebbe essere sangue digerito dallo stomaco, un'ulcera dello stomaco, del duodeno, sangue digerito e melena, si chiama melena, che puzza molto. La vedi, la senti perché la puzza è molto forte. Ora, se tu butti acqua ossigenata sulle due tipi di sanguinamenti, frizza e fa la schiuma sul sangue rosso vivo. Sul sangue quello, diciamo, digerito non fa assolutamente niente. Quindi è una reazione chimica che l'acqua ossigenata fa sul sangue rosso vivo. Ed è un modo, questo, per capire se c'è un sanguinamento attivo nelle feci. Quando non si capisce, tu butti l'acqua ossigenata, se frizza vuol dire che è sangue rosso vivo. Chiaro? Quindi nelle ferite l'acqua ossigenata? Nelle ferite ha un senso, io non la preferisco. Io preferisco mettere fisiologica e poi clorexidina. O citrosil, va bene. Ok? È meglio avere quello. Assolutamente sì. L'acqua ossigenata la puoi usare però, Io l'ho messa perché la puoi usare, nessuno ti dice di non usarla. Però dopo l'acqua ossigenata ti conviene usare anche comunque il disinfettante. Ci sta. Bravo. Esattamente. Ok? Sa che i corsi di alto livello ti portano a parlare di tutto. Sì. No? Ovviamente selezionato gli allievi. Non c'è l'acqua ossigenata nella cassetta di questo. No. C'è la soluzione lo iodio povidone che va bene, come disinfettante va bene. Allora, ti dico la verità, hanno fatto degli studi in cui hanno messo lo iodio povidone e la clorexidina al 2% però, non quella all'1%. La clorexidina al 2% offre una protezione migliore, una disinfezione migliore rispetto alla... No, tu devi rispettare quello che ci sta nell'allegato 1 e l'allegato 2. Assolutamente sì, mica ci puoi mettere... No, se lì sta scritto iodio povidone, io non posso utilizzare la clorexidina, perché se viene e dice, e chi te l'ha detto? Nell'allegato 1 dice iodio povidone, tu c'è la clorexidina, non va bene. Anche se vai a migliorare, no. Sono tutte e due buone. In più non succede niente, in più non succede assolutamente niente, nessuno ti dirà nulla, ce l'hai in più. La cassetta deve avere quello che c'è presente. Assolutamente sì. Qualcosa simile. Nelle ferite gravi l'emorragia ovviamente diventa prioritaria la cosa, cioè andare a tamponare con qualsiasi cosa, ok, la fuoriuscita di sangue. Il trattamento di ferite con compreso sanguinamento è lo stesso delle emorragie ovviamente esterne. Scusa, ferite da morsi di cani? Però stai facendo argomenti dopo, non fate domande su questo perché sennò non finiamo il programma. Ci sta dopo. Allora,
L'epistassi, che cos'è? L'epistassi è sanguinamento dal naso. Anche qui, tutto quello che facevate prima non si fa. E vi spiego anche perché. È sempre colpa della nonna o delle maestre. Cioè, perché alla sera a me mi facevano fare cucina. No, non si fa questo movimento perché... Bravissimo, adesso abbiamo capito, no? Questo movimento qua, il sangue va in gola, soffri, eccetera, eccetera. Ok? Allora, perché invece si fa così? Si preme e addirittura si dice di soffiare. Questo è più difficile. E quindi col naso. Allora, vi spiego. Io ho il sanguinamento dal naso, ho il primo sanguinamento dal naso, vuoi per la pressione alta, vuoi per un capillare del naso che è fragile e quindi mi sanguina. Mi stringo il naso forte, si ferma il sanguinamento. In quel momento si è fermato un tappo di piastrine, cioè un coagulo. Chiaro? E sto a posto, non ho più il sanguinamento. Dopo 2 giorni ho il risanguinamento un'altra volta. Che devo fare? Non devo soltanto fare così e premere, ma devo soffiare. Perché? Bravissima. Se io non faccio uscire il coagulo di prima, la fibrina, il coagulo che si è formato nella volta precedente, che può essere a pochi giorni di distanza, il nuovo coagulo non si fermerà mai, non si formerà in maniera adeguata e quindi non formerà un vero tappo piastrico. Ecco, soffiare a chi soffre di queste cose. Ovviamente poi se c'è una fragilità capillare deve andare dall'otorino perché c'è un problema, cioè se soffri di pressione alta c'è un problema, ovviamente. Chiaro? Soffiare mentre hai un fazzoletto, qualcosa, soffiare. L'emorragia non va bene, solo poi successivamente. No, tu c'hai un'emorragia, ok? Che è la seconda, perché l'epistassi è un'emorragia del naso, è la seconda episodio che hai avuto nel giro di pochi giorni. Secondo, ma se la prima volta devi solo stringere. Stringere e mettere la testa così. Assolutamente. Ferite del torace e dell'addome sono quelle più importanti perché ci sono gli organi. Nel torace si può provocare una breccia a livello polmonare e provocare uno pneumotorace, cioè all'interno della cavità toracica c'è una pressione negativa. Ok? Se io provoco una breccia all'interno, cioè con una ferita, questa pressione negativa diventa più positiva rispetto alla pressione atmosferica. Ok? Che cosa succede? Che il polmone collassa, cioè il polmone si chiude. Ok? E quindi chiaramente non si rispande più se io non metto un drenaggio toracico, cosa che non potete fare voi, ovviamente. Ok? Quindi è pericoloso. Il pneumotorace può succedere anche spontaneo, lo sai? Cioè nel senso, ci sono ragazzi di solito longilinei, magri, che fanno attività sportive e possono avere PNX. Abbiamo messo dei drenaggi toracici anche a Termoli, per questo motivo. Che possono avere dei PNX, cioè in cui tu te ne accorgi perché c'hai dolore e respiri con un po' di fatica, te ne accorgi. Fai una lastra del torace e vedi subito PNX spontaneo. Spesso nei spontanei è dovuto a una bolla infisematosa che scoppia, cioè c'è una bolla a livello polmonare che non si ferma, si espande, in quelli spontanei parlo, si espande ma non in maniera adeguata, cioè c'è una parte del polmone che non si espande. Esatto, e quindi è nello pneumotorace massivo il polmone collassa proprio e quindi non si espanda proprio per niente e quindi chiaramente respiri solo con un polmone, ma lì è grave la situazione, se non intervieni subito puoi morire. Anche con un incidente? No, botta terraforte è difficile, un incidente stradale, manubrio dell'auto, incidente stradale forte, pneumotorace può esserci, pericoloso. Ma io la prima lezione non c'ero, ho visto ieri il video, ho visto tutto e vedevo se una coltellata, il coltello che si picca, quindi come ferita, si picca, mai estrarlo perché posso causare, cioè sì. Quella parte mi era poco chiara. Ma lo dobbiamo ancora dire. Ok. La parte qui, lo dobbiamo ancora dire. Allora, le ferite del torace c'è il rischio di asfissia, quindi ovviamente manca l'aria. Ovviamente mettere la persona in posizione semiseduta, tronco sollevato, scoprire la zona della ferita, coprire con garze sterili o telo pulito, ovviamente per evitare il rischio di infezioni, non rimuovere corpi estranei infissi nel torace o nell'addome, perché quello fa da tappo.
Se io la signora di Milano che è stata accoltellata vado a togliere il coltello, l'emorragia aumenta. Quindi lo lascio, assolutamente sì, perché in quel momento mi aiuta, mi fa da tappo, ok? Non versare disinfettanti, non forzare la persona a mantenere una posizione che aggravi il dolore, non praticare la respirazione artificiale se non c'è necessità, ovviamente. Questa è la posizione di sicurezza in caso c'è un trauma toracico o addominale. Ovviamente anche a livello dell'addome le stesse cose. Non rimuoviamo i corpi, non diamo da bere, non tentiamo di far rientrare magari un organo, l'intestino, all'interno, andiamo a rimettere dentro. No, non versiamo disinfettanti a livello intraaddominale, dentro l'addome, ok? Le emorragie possono essere esterne, interne, esteriorizzate. Esterne quando c'è una ferita e quindi il sangue esce all'esterno. Interne quando io faccio un incidente stradale, non ho sanguinamenti che io vedo, ma internamente c'ho la milza che si rompe, trauma del fegato, trauma del polmone, sanguina, c'ho un'emorragia interna che vedo solo con la TAC o con alcuni esami ematochimici. Esteriorizzate quando il sangue esce attraverso orifizi naturali. Il naso, la bocca, l'orecchio, l'ano, lo sfintere uretrale, ok? Chiaro? Ora, 3 tipi di sanguinamento. C ci interessa poco perché è un'abrasione, ok? Un'escoriazione, un'abrasione. A e B ci interessano un po' di più. B è sangue venoso, cioè quando c'è una vena e quindi il sangue per gravità cola. E che cosa succede? Che se io ho una ferita qui e alzo il braccio al di sopra dell'altezza del cuore, questo sanguinamento si ferma. Perché vince la gravità. Ok? Va contro la gravità. Chiaro? Quindi un aiuto per l'arto inferiore non è possibile, per l'arto superiore sì. Ok? A parte il tamponamento che dovete fare. Il sanguinamento in A è un sanguinamento arterioso, ok? È un sanguinamento che ha una certa pressione, che è quella che noi andiamo a misurare, che ha una pressione elevata e che quindi se io ho una lesione di un'arteria che può essere radiale, che può essere femorale, ancora di più la carotidea, ha una forza che se la vedete, da qui arriva a Marcello, ok? Ma davvero, arriva lì. Perché la pressione è altissima. Ok? Ora la domanda è questa, però. Quale fra A e B è la più grave? E perché? Non dovete dire A e poi dire perché. Io voglio perché. Perché perde il sangue più velocemente. Sei sicura? Perde il sangue. Anche la vena arriva al cuore. No, l'arteria parte dal cuore. La vena arriva al cuore. L'arteria parte dal cuore. Secondo me è quella venosa. Perché? Perché l'arteria è quella che manda il sangue più veloce. Sicuramente. Ma Ma qual è più pericolosa tra le due? Qual è che io mi devo preoccupare veramente? Questa è a trabocchetto sta domanda. Non ve lo dico, andiamo avanti, non ve lo dico. No, lo vogliamo sapere. La risposta è dipende. Perché dipende? Da che cosa? No, la profondità è più profonda l'arteria, sicuramente. Quando è estesa la Se io ho una ferita di 10 cm venosa, B, e ho una ferita di meno di mezzo centimetro arterioso, mi perde più quella venosa, nello stesso tempo. Comunque per avere lo stesso un arresto cardiaco. Deve essere un'emorragia. Ok, chiaramente, quindi dipende dall'estensione della ferita. Ok? Non dal tipo di ferita. È chiaro che se ho le medesime estensioni, 5 cm di arteriosa e 5 cm di venosa, è più grave l'arteriosa. È ovvio, perché nello stesso tempo... Sì, adesso lo vediamo. Allora, il paziente può essere cosciente o incosciente, agitato, pallido, sudato, dolente, tachicardico, tachipnoico, ridotta pressione arteriosa, sicuramente perché sta perdendo sangue.
Ora, le emorragie esterne, ovviamente quelle semplici, vanno comunque controllate, guanti, compressioni sulla ferita, sollevare la parte se non vi è una frattura, ovviamente, e applicare del freddo può aiutare perché il freddo vasocostringe. E quindi chiaramente se vasocostringe aiutiamo a fermare il sanguinamento. Anche se è una cosa... Questa non l'ho capita. Quale? Questa che ti ho detto adesso? Sì. Allora, Il ghiaccio non ferma il sangue. no, però il ghiaccio... Se noi andiamo a vedere, quando tiriamo il sangue, mettiamo sopra perché il sangue resta liquido. Sì, è il calore che lo coagula. sì, però se tu applichi, attenzione, il sangue nelle vene però, cioè il sangue, come dirti, se tu applichi la garza e poi sopra ci metti il ghiaccio, tu localmente a quel livello applichi una vasocostrizione. Cioè il vaso invece di stare così e che perde così, in maniera semplice, inizia a diventare così e quindi inizia un po' a chiudersi. Favorisci che cosa in realtà? No, in realtà se favorisci l'attaccamento delle piastrine e quindi il tappo piastrinico. Ok? Favorisci quello in realtà. Ovviamente quelle arteriose vanno compresse, ok? E vanno compresse nelle zone di interesse, femorale, succlavia, ascellare, poplitea, sotto al ginocchio, vedete? Ovviamente la compressione dell'arteriosa deve essere molto più forte rispetto a quella venosa. Le semplici abbiamo... Quando vado a fare il periodo del sangue, perché ti chiudono la fascetta qua per... No, ti mettono, di solito mettono un batuffolo con un cerotto. No, il laccio emostatico permette di farti gonfiare la vena. Cioè, esatto, per trovarla, bravissima. Cioè, nel senso, io ti metto il laccio in modo tale che la vena si gonfia, perché stringendo qua a valle dove tu hai stretto, la vena... Assolutamente, sì. La vena, l'arteria non gli fa niente là. L'arteria come la puoi bloccare? Se abbiamo un sanguinamento arterioso a questo livello, come lo blocchiamo? Avete sentito? Avete sentito che ho detto? Allora sentite. Come blocchiamo un sanguinamento arterioso alla mano? Con un elastico? Con una cosa che abbiamo visto. Che abbiamo già visto. Con una cosa che ha comprato la signora. Per la pressione. Se io ho un sanguinamento arterioso, metto il bracciale della pressione qua e cuffio a 280, là sì che devo cuffiare. Io fermo il sanguinamento, medico la ferita, non voi. No, tamponi almeno l'arrivo. Okay. Ovviamente lo devo slacciare dopo 10 minuti, non posso tenere l'arto, capito? Sempre compresso, perché lì non c'è più. Esattamente. Chiaro? Sì. Un sanguinamento arterioso, non venoso. Venoso non c'è problema, metti la garza, comprimi con la mano. Dove si ferma? Puoi mettere sopra. No, puoi mettere se al piede al polpaccio. Ok. Si può fare. Assolutamente. Chiaro? Ci dovesse mai capitare, speriamo mai di nuovo, che sia tagliato le vene. Le vene, il taglio delle vene, il rischio del taglio venoso è l'emorragia, però il taglio delle vene tu comprimi con le garze. Solo quello e poi speriamo di no. Allora, dal naso l'abbiamo visto, che è l'epistassi, dall'orecchio è pericolosissimo. Ok, è pericolosissimo perché un sanguinamento dall'orecchio potrebbe essere un sanguinamento che è dato da un trauma a livello cerebrale. Ok? Sì. È pericoloso, però potrebbe essere un'infezione dell'orecchio che quindi si può trattare con l'antibiotico, ok? Sì, assolutamente, però in caso in cui voi assistite a un incidente stradale in moto per esempio, e la persona inizia a perdere sangue dall'orecchio, è molto pericoloso, non poco, può morire, assolutamente.
ok? Quindi il sanguinamento dell'orecchio post-trauma è pericolosissimo, non pericoloso. Dalla bocca cavo orale misto a saliva, apparato respiratorio roseo schiumoso, apparato digerente, vomito sanguigno, ma anche dall'intestino, apparato urogenitale, eccetera, eccetera. Qual è la causa, la conseguenza più grave? È sicuramente lo shock ipovolemico, cioè perdi la volemia, perdi i liquidi perché stai perdendo sangue, e quindi che cosa succede? Che nei casi di ustioni gravi e estese può esserci questo shock ipovolemico, disidratazione, shock ipovolemico, poliuria, che sarebbe molta pipì, quando ci sono alcune patologie che provocano abbondante pipì durante la giornata, che provocano shock ipovolemico. Il laccio emostatico arterioso è un laccio che funge come il manicotto che abbiamo visto poco fa. Cioè tu metti questo laccio emostatico, che non è il laccio per la vena che abbiamo visto prima, ma è un laccio che è come una cinta di pantaloni un po' più stretto, che si stringe e che praticamente permette di, il cosiddetto tourniquet che si usano nei militari, quel laccio emostatico è una invenzione dei militari, insomma, dell'esercito, in cui appunto si stringeva appunto al di sopra ovviamente della ferita, in modo tale da fermare il sanguinamento arterioso, parliamo, non venoso. Ovviamente, ragazzi, non è che se io ho un sanguinamento arterioso della carotide gli metto il laccio al collo, perché lo ammazzo. Chiaro? Cioè, io dico arterioso a livello del braccio, della gamba, ok? Perché se ce l'ho sul collo devo solo comprimere da un lato e stare attento anche a non comprimere dall'altro, perché vi dico, una persona che ha un ictus, per esempio, e che ha ostruita una carotide, c'è l'altra che funge e che quindi a livello cerebrale continua a mandare il sangue e non succede nulla, ok? Ma se io comprimo di qua e comprimo anche di qua, io lo ammazzo. Una persona che ha problemi, ok? Quindi chiaramente il laccio emostatico sul collo, no, anche perché l'ho soffocato. Ovviamente l'amputazione è la perdita completa di un segmento osseo distaccato dal resto del corpo. Fermare l'emorragia, tamponare il moncone, recuperare il moncone perché magari lo possono riattaccare a livello chirurgico. Quindi nelle ferite, controllo delle emorragie esterne, la pressione diretta sulla ferita, favorire l'emostasi, cioè la coagulazione, la medicazione con garzettini sterili. Andiamo avanti perché siamo in ritardo. Le ustioni sono dovute da sostanze chimiche, acidi e basi forti, fonti di calore o agenti fisici, raggi solari, elettricità, fonti radioattive. E si distinguono 4 gradi. Primo grado sono superficiali, dolore urente, arrossamento, l'eritema solare. Secondo grado ancora eritema solare può essere, più profonde con arrossamento, le bolle, le cosiddette flittene che ci possono essere. Terzo grado, interessamento a tutto spessore della cute e tessuto muscolare. Il quarto grado è la carbonizzazione, praticamente il tessuto è necrotico. Ok? Ovviamente, acqua bollente, eccetera, eccetera. Una mia amica a Pavia, la bambina piccolina, aveva penso 1 anno e mezzo, se non ricordo bene, stava in braccio alla mamma, macchinetta del caffè, si impiglia contro il bavaglino e cade addosso alla bimba. Ustione di terzo grado, operata già 4 volte perché aveva tutto, il torace, malformato. Ecco. Quindi bisogna stare attenti a queste cose. Ustioni, gravità, la profondità, la sede perché c'è l'ustione all'occhio è un conto, ai genitali è pericolosissimo, ok? L'estensione, la natura dell'agente ustionante, cioè che cosa ha provocato l'ustione. Shock e infezione sono le cause di morte. Quando sentite alla televisione ustionato al 30-40%, in medicina fanno la cosiddetta regola del 9, cioè ogni componente parte corporea ha un 9%, la testa, il tronco, l'addome, le braccia, gli arti inferiori, ok, la sommatoria delle parti ustionate danno una percentuale di ustione. Il primo soccorso sicuramente nelle ustioni di primo grado è quella di acqua fredda. Ustioni di secondo grado, bimbo di 2 anni ustionato a mani e gambe al Parco Cervi, cioè praticamente ha toccato quelle piastre di metallo che si usano nei giochi, quelle erano bollenti, roventi, e si è fatto un'ustione di secondo grado. Ustione di terzo grado invece, torcia umana,
a me è capitato un signore che ha acceso il camino con l'alcol, fiammata di ritorno, ha preso fuoco. E praticamente aveva un'ustione del 60%, che è tantissimo, io pensavo che morisse. Il paziente per fortuna si è salvato, ma è stato, diciamo, portato con l'elicottero al centro ustionati di Napoli. Ok? Perché deve andare in centri specifici. Ustione da agenti chimici, ovviamente lavare abbondantemente con un getto violento di acqua corrente per asportare la sostanza, senza che il tempo diciamo va a corrodere la zona e quindi abbia il tempo per agire, ecco. Togliere eventuali indumenti contaminati. Sì. La folgorazione l'abbiamo già parlato, no? Folgorazione, cioè data da una scarica elettrica. Ho parlato della ragazza che io ho soccorso. Ovviamente una folgorazione importante porta al arresto cardiaco, assolutamente, quindi a massaggio cardiaco, rianimazione cardiopolmonare. Ovviamente sicurezza prima per noi e per il malcapitato. Questo già lo sapete. I traumi abbiamo contusione, distorsione, lussazione e frattura. Velocemente, la contusione è una lesione delle parti cutanee e muscolari dovuta alla pressione dell'urto di un corpo estraneo, quindi io sbatto contro un corpo e faccio una contusione. La distorsione è lo spostamento transitorio temporaneo di un'articolazione. Voi conoscete la distorsione di caviglia, ma esiste anche la distorsione del ginocchio, la distorsione d'anca, del gomito, ok? Questi sono, diciamo, dei lividi, cioè delle ecchimosi che qui è fresco, lì in risoluzione, ok? I sintomi: dolore fisso e vivo con fiore immediato, ecchimosi, ematomi, impotenza funzionale parziale. Cosa fare? Immobilizzare, messa a riposo e senza bendare direttamente l'articolazione, applicazione della borsa del ghiaccio sulla parte lesa, inviare al pronto soccorso senza caricare la parte lesa se è la caviglia. Cosa non fare? Sicuramente non bisogna applicare calore o massaggiare la parte colpita dal trauma. Questa invece è la cosiddetta lussazione, che voi conoscete come lussazione di spalla, ma esiste anche la lussazione di gomito, specialmente nei bambini, i bambini piccoli che si tirano oppure giocano. La cosa che fanno sempre i genitori, cosa da non fare, che fanno quando salta, cioè prendono da un lato e dall'altro il bambino e lo fanno, alzano dalle braccia il bambino. Quello potrebbe lussare il gomito e ci sono delle manovre semplici da fare, però lussa oggi, lussa domani, ovviamente può provocare una lesione dei tendini. Ovviamente anche la lussazione di spalla la stessa cosa. C'è la forma a colpo d'ascia solo a scopo didattico, vedete? La scapola e l'omero fanno come una forma d'ascia. E il paziente è questo qui, che praticamente si tiene, il braccio lussato qual è? È quello destro del paziente, cioè è quello lì, ok? Vedete, la spalla è più bassa e si tiene con questo braccio, questa mano, si tiene l'altra, quella lussata, ok? Per non avere dolore. Lo strappo è una rottura di una o più fasce di fibre muscolari, specie ad esempio negli sportivi, impacchi freddi dopo 24 ore, impacchi caldi, quindi prima freddo, poi caldo, e riposo. Il crampo è una contrattura che tutti noi abbiamo, penso, avuto, improvviso del muscolo, e bisogna rilassare il muscolo, allungarlo dolcemente e dare da bere acqua e sale. Specie i crampi anche nelle donne gravide o comunque anche nelle persone sane possono essere dovuti a una carenza di magnesio, no? La frattura è un'improvvisa interruzione della continuità di un osso e può essere dovuta a seguito di un urto oppure per patologia. Pensiamo all'osteoporosi o a un tumore, i tumori che provocano appunto delle fratture ossee, ok? I traumi possono essere delle fratture composte, scomposte, esposte quando è la fuoriuscita all'esterno, e può essere complicata quando c'è un danno di strutture nervose, tendini e quant'altro. Questa frattura che vedete, questa del polso, è tipica delle cadute. Quando uno cade mette subito la mano così e si fa la cosiddetta frattura di Colles, che è una frattura di una delle ossicine che è a livello del carpo. Ovviamente, che cosa nelle fratture bisognerà impedire che l'infortunato si muova o venga mosso prima dell'arrivo del personale del pronto soccorso? È ovvio, non è che se una persona cade per strada, c'è una frattura di femore, la facciamo alzare, assolutamente no.
Slacciare o togliere gli indumenti se non, diciamo, non facilitano la respirazione, immobilizzare l'arto solo se si deve provvedere a spostare il paziente. Sta in mezzo alla strada, diciamo, se non riusciamo a fermare il traffico, oppure diciamo dobbiamo spostarlo, in quel caso dobbiamo in qualche modo immobilizzare l'arto, anche perché avrà dolore. Non forzare la parte colpita, non tentare di ristabilire la normale situazione dell'osso fratturato, prestare particolare attenzione alle fratture esposte, perché ovviamente si infettano. Immobilizzare la parte interessata, mettere a contatto con l'arto il materiale morbido e diciamo steccare anche la parte. Sapete che una volta arrivato in pronto soccorso una persona che stava in campagna, che era caduto, l'hanno messo su una porta, cioè l'hanno immobilizzato su una porta e hanno fatto da asse spinale, le spinali che vedete in ambulanza, quelle asse spinali che vedete che mettono sotto i pazienti quando fanno un trauma, hanno fatto praticamente una spinale casareccia, diciamo, con la porta di un appartamento. Le fratture costali, ve l'ho già detto prima, possono provocare pneumotorace e sono particolarmente... Le fratture costali, ricordatevi che se uno cade, si fratturano le costole, ricordatevi che andate al pronto soccorso, fate i raggi, ricordate sempre di rifarli dopo 24 ore. Perché di primo acchitto non si vedono le fratture costali. Possono non vedersi. Cioè nel senso, cado, mi fratturo una costola, sento dolore, vado al pronto soccorso, mi fanno i raggi, tutto a posto, torno a casa. Dopo 2 o 3 giorni, dopo 24-48 ore, vado a rifare i raggi, frattura. Non si vede subito perché c'è una parte di cartilagine che praticamente ti nasconde la frattura nelle prime 24 ore. Ovviamente non cambia nulla perché diciamo che se gli organi sono intatti all'interno, non cambia, come la maggior parte delle volte, non cambia nulla. Perché chiaramente è il riposo, non è che ti ingessano la parte, anche perché ingessare questa parte non si può perché tu non riesci più a espandere la cavità toracica e quindi a respirare. Ok? Ad esempio, gli antidolorifici potrebbero anche mascherare eventuali dolori forti. Sì, ma tanto quella frattura si ossifica da sola, quindi non succede niente. Lo puoi fare per scopo, per dire se effettivamente c'è questa frattura, però poi alla fine non succede nulla, ecco, perché ossifica col tempo, si fa il callosseo come in tutte le fratture. Quindi è meglio non muovere la persona. Quello sicuramente, il riposo, eccetera, eccetera. Ovviamente questi sono i vari tipi di bendaggi e questa è la stecca che mettono, diciamo, in maniera casareccia per la frattura di femore. Una cosa così a scopo didattico, quando vedete un arto, i 2 arti della persona, che aveva fatto delle protesi di anca o di ginocchio, la persona che è caduta e ha uno dei 2 arti accorciato e extra rotato, cioè il piede invece di stare così, sta così, è frattura sicuro di femore. Non sappiamo a che punto, a che livello, ma è frattura di femore. Se l'arto è accorciato rispetto all'altro ed è extra rotato. Ok? I traumi del cranio sono traumi, vi ho detto, molto importanti perché c'è sanguinamento dall'orecchio, è fondamentale. Ovviamente i bambini che cadono dal letto, che cosa si fa? Noi di solito non facciamo fare un TAC nell'immediato perché espone il bambino a radiazioni importanti, a una bomba di radiazioni, perché la TAC è una bomba di radiazioni. E nel bambino in fase di accrescimento ovviamente evitare i raggi è fondamentale. In quel caso ovviamente che cosa dice la mamma di solito? Che cosa si dice? Si dice di avvertire i casi in cui è sonnolento, in caso è disorientato, se c'è sanguinamento, vomito, ok? Questi sono campanelli d'allarme che ti permettono di dire sì, facciamo l'attacco. Però in primissima istanza non si porta, non si fa, anche se c'è un bernoccolo, diciamo, si tratta del bernoccolo e basta, ok? Quello che vi ho detto, ovviamente se c'è un trauma cranico con perdita di coscienza, un vomito a getto, una cefalea intensa, una simmetria delle pupille, una midriatica, una stretta e una rilassata, una paralisi di un arto, una rinoraggia, un'otoraggia importanti, ovviamente sono cose da valutare, è ovvio. Ok. Questa è la rimozione del casco che si fa a 2 soccorritori, ve la farò vedere nella parte pratica, in cui noi dobbiamo, diciamo, da soli non possiamo togliere il casco, anche se io sto da solo in mezzo alla strada e vedo un motociclista che fa un incidente, se sta un'altra persona che sa fare questa manovra, sì,
Se io sto da solo, anche io non la posso fare, chiaro? Perché ci vogliono 2 soccorritori per rimuovere il casco. Perché spesso negli incidenti con le moto, la prima cosa che fanno è toglierlo il casco. No. Cioè si fa, ma devi avere un collare oppure un lenzuolo, vi farò vedere nella parte pratica. Questa invece è la cosiddetta manovra di Rathke, che è la manovra se c'è un incidente stradale e pensi che la macchina può andare in fuoco, eccetera, eccetera, lo devi subito tirare fuori. Allora in quel caso tu devi fare questo tipo di manovra per esporre meno ai rischi cosiddetti di diciamo traumi cervicali che potrebbero paralizzare la persona. Ok? Quindi chiaramente si fa questo tipo di manovra, ma io lo dico soltanto a scopo didattico, assolutamente. Il trauma vertebrale sono traumi comunque importanti della colonna. Una persona che cade, calcolate che un trauma maggiore è un trauma quando si dice che cade da oltre 3 metri. Quindi superiore a 3 metri è un trauma maggiore. Il trauma maggiore va attenzionato. Ok? Il corpo estraneo oculare, il pulviscolo, la fuligine, polvere di legno, polvere di metallo, i sintomi bruciore, dolore, arrossamento, lacrimazione, disturbi visivi, ipersensibilità alla luce. Cosa fare? Eventuale lavaggio oculare, mantenere l'occhio aperto, copertura di entrambi gli occhi con grazia e cerotto appena appoggiate. Non permettere lo strofinamento perché sennò provochi lesioni all'interno, non aprire con forza le palpebre, non rimuovere le lenti a contatto se ci sono, perché in quel caso fungono anche lì da tappo, non rimuovere il corpo estranei. Scusa, lavaggi con l'acqua borica o camomilla? La camomilla è la cosa migliore, sicuramente. Si può utilizzare anche l'acqua borica, però la camomilla, io inizierei con la camomilla, poi ovviamente bisogna vedere che tipo di diciamo di sostanza è andata a livello oculare, è importante. Sapere qualcosa su, siccome lavorando all'asilo in giardino i bambini si viene mosso da una vita. Lo dobbiamo fare, aspettate un attimo. Allora le domande alla fine, se no non finiamo, non finiamo, non possiamo finire. L'intossicazione, abbiamo assorbimento di sostanze tossiche e velenose, intenzionali o accidentali. Intenzionale a scopo suicidario, ci può essere, e accidentale, ad esempio, un bambino che si beve la soda caustica, per esempio, la varichina. Quindi si provoca comunque un bruciore a livello dell'esofago o dello stomaco, e in quei casi non è la cosa importante, qual è? Non è la cosa di far vomitare, assolutamente no, perché se la sostanza è andata e ha bruciato, se voi la fate riuscire, ribrucia un'altra volta. Quindi ovviamente no, la cosa migliore è portare in ospedale per mettere un sondino e fare la lavanda gastrica, cioè nel senso il sondino che dovrebbe tramite sondino cacciare quello che ha immesso. Ok? Il monossido di carbonio, un'attenzione a questo gas che è inodore e insapore, che ovviamente porta a perdita di coscienza alla fine e può portare anche a coma. Ovviamente si areggia l'ambiente, e perché l'anidride carbonica si lega 4 volte di più rispetto all'ossigeno all'emoglobina. Cioè in questa stanza, se c'è una perdita di una stufa eccetera, l'ossigeno che c'è non è sufficiente, perché l'anidride carbonica si lega maggiormente alla nostra emoglobina e noi possiamo avere tutto questo tipo di sintomi. La soluzione è quella di portare in camera iperbarica per ripristinare la quantità di ossigeno sufficiente a livello dell'organismo. Ok? Gli avvelenamenti, vabbè, cosmetici, eccetera, eccetera, andiamo avanti. L'alcol, anche l'alcol è un tipo di avvelenamento. Abbiamo vari tipi di stadi, sterilizzazione e intossicazione da alcol. Queste ve le leggete perché sono veramente cose che potete leggere senza che vi spiego. Tanto ve le ho girate le slide. Gli avvelenamenti da ingestione gastrici, nervosi, circolatori, ovviamente tutti i sintomi generali. Non somministrare farmaci, non somministrare bevande né alimenti, mantenere e controllare le funzioni vitali. Se il vomito non è spontaneo, non è opportuno provocarlo. Può essere utile in caso di intossicazione da alcol, può essere utile, attenzione, perché se una persona è incosciente io non la faccio vomitare, perché ovviamente posso provocare un'inalazione. È inutile in caso di intossicazione da funghi o da botulismo, perché le intossicazioni hanno dei funghi, sono sintomi tardivi, dopo 5 giorni appaiono.
Quindi chiaramente se tu vomiti dopo 5 giorni non provochi assolutamente nessun tipo di beneficio. 2 parole sul tetano, giusto per sfatare un mito. Il tetano non si trova soltanto nella ruggine, sta nella ruggine, ma il tetano si trova anche nel terriccio, cioè anche in mezzo alla strada. Quindi che succede? Che questo per dirvi che cosa? Paziente di 80 anni va al pronto soccorso di Penne per caduta con lacerazione alla testa, batte la testa, gli fanno la medicazione e lo mandano a casa. Dopo 3 giorni, insufficienza respiratoria, va in pronto soccorso a Pescara. In pronto soccorso a Pescara, paziente incosciente, con difficoltà a respirare, stavo io, entro, intubo il paziente e lo portiamo in rianimazione. Si ricostruisce la storia del paziente, il paziente ha preso il tetano. Questo per dirvi che cosa? Il vaccino antitetanico ha una durata di 10 anni. Le immunoglobuline hanno una durata di 1 mese. Che significa? Io mi taglio, se non ho il vaccino che ho fatto prima di 10 anni, questo taglio lo posso coprire con le immunoglobuline per 1 mese. Dopo 1 mese posso rifare il vaccino e quindi mi ridura 10 anni. Ok? Questo per dirvi che cosa? Che quello è caduto in mezzo alla strada. Ok? Quindi il tetano deve avere la sfortuna che se c'è il tetano e ti becchi la ferita con la spora del tetano, che è quella che sopravvive a anni, il paziente è morto, attenzione, non vi ho detto questo, perché il tetano ti porta alla morte. Morire di tetano nel 2025, beh, insomma, ok? Perché ti porta a un'insufficienza respiratoria e a un'incontrollata pressione, cioè va dai 300 a 40 di pressione, in maniera improvvisa. Ok? E poi però piano ti provoca uno shock settico, ti provoca morte. Ok? Assolutamente. No, io consiglierei sempre il vaccino antitetanica, assolutamente. Perché a meno che tu non te lo fai, però se ti dovessi tagliare con qualsiasi cosa, anche con un coltello di casa, io me lo farei l'immunoglobulina. Chiaro? Allora, modalità di trasporto dell'infortunato, andiamo velocemente, il metodo del pompiere, metodo dello zaino, tutti i metodi per trasportare, della sedia a 2 soccorritori, sedia proprio con la sedia, e questo diciamo per l'allineamento, però questo a 3-4 persone, in cui uno prende il capo, uno prende il torace con il bacino, le parti ossee, e uno prende diciamo la parte degli arti inferiori. Arriviamo all'ultimo argomento. L'ultimo argomento è questo. Ragazzi, 5 minuti e finiamo, ok? È l'ultimo argomento. Allora, perché ci siamo molto dilunghati la prima lezione. Allora, per quanto riguarda le punture di insetti e morsi animali, ragno, tarantola, scorpione, spesso adesso si parla di ragno violino, zecca, ape, calabrone, vespa, pappatace, pulce, zanzare, anemone di mare, pesce, riccio di mare, meduse, coralli, eccetera, eccetera, possiamo avere 2 tipi di reazione. Una reazione è quella che per fortuna il 90% di noi ha, e che è una reazione diciamo allergica, cioè una reazione più che altro cutanea. Cioè uno di questi insetti, di questi ragni, ci morde, ci punge e noi abbiamo una reazione cutanea. In quel caso, ovviamente, cortisone, antistaminico, pomate possono risolvere il problema. Ok, quindi ci interessa relativamente. Perché? Perché non ti mette in pericolo di vita. Ma se io ho una puntura, io se ho un'allergia accertata al calabrone o all'ape e mi punge l'ape, io posso andare in shock anafilattico, e lo shock anafilattico è mortale se non preso in maniera tempestiva, ma proprio in maniera tempestiva. Ho raccontato del signore che era allergico al calabrone, che è stato punto, aveva l'adrenalina in tasca, non ha fatto in tempo. Quando siamo arrivati noi era morto. L'adrenalina deve prescrivere forse il medico, la posso... L'adrenalina, i soggetti che sono allergici fanno richiesta all'ASL, e ci sono addirittura adesso delle adrenaline che non vanno in frigo. Sono pre-riempite e che qui, come le punture dell'insulina dei diabetici, e quindi che tu, oppure il Clexane,
ancora rende meglio l'idea, quelle punture sulla pancia che fanno quando fanno gli interventi chirurgici, quando sei allettato, eccetera, eccetera, che serve a sciogliere un po' il sangue, per parlare in maniera semplice, la serie eparina. Quello lì è la stessa cosa, sono riempite, tu a quando la fai in maniera dovunque, sulla coscia, sulla pancia, dovunque. Ok? La zecca è una rogna, perché la zecca entra la testa e quindi il corpo è fuori. Se la testa rimane dentro, la testa ha i cosiddetti figli, diciamo, che rimangono all'interno e praticamente ti danno un'infezione che può essere seria. Qual è il problema della zecca? Sicuramente è quella di toglierla in maniera, anche perché toglierla da soli, no, vi dico di no, perché ci vuole un'accortezza da parte del medico, ci vuole, a volte usano l'etere per stordire, però diciamo che ci vogliono dei movimenti rotatori con delle pinze, ma se la zecca rimane dentro la testa ci vuole un'incisione chirurgica e si deve togliere, perché l'unico farmaco che permette di annientare, ecco, gli effetti della zecca a livello sistemico, a livello sanguigno, è un antibiotico che fa parte delle tetracicline. Però qual è il problema? Che le tetracicline sono tossiche per i bambini, perché danno dei danni ossei e danni visivi. Quindi ovviamente nei bambini non si può somministrare. Quindi qualora un bambino dovesse essere punto da una zecca, attenzione, perché chiaramente lì, in quel caso, anche perché danno gli altri antibiotici, non fanno effetto. Quindi nel caso in cui dovesse rimanere la testa, ci vuole un vero curettage della ferita, cioè ci vuole un'incisione e si deve asportare bene bene la zona. Ok? Chiaro? Le punture di insetti danno che cosa? Dolore, rossore, prurito, bruciore, mal di testa, febbre, può avere crampi muscolari, fino alla fine della perdita di coscienza, ma in quel caso parliamo di shock anafilattico. Ovviamente rimuovere ciò che può stringere, rimuovere i monili, disinfettare, applicare ghiaccio, applicare una pomata antistaminica si può fare perché non c'è nessun tipo di danno. Lo shock anafilattico invece, vi ho detto, qual è il problema dello shock anafilattico? Lo shock anafilattico, il problema è che cosa provoca? Lo shock anafilattico provoca una costrizione improvvisa della trachea, per intenderci, della glottide. Se io chiudo qui, io non respiro più. Ok? E oltretutto, che cosa succede? Che è pericolosissimo. Anche se ci dovesse essere un rianimatore, io in zona, non lo posso neanche intubare. Perché? Aprendo la bocca e provando a intubare, quindi perché poi se muori perché si arresta il cuore, perché si arresta il respiro, sempre lì il discorso. Perché? Perché all'interno è tutto gonfio, è tutto edematoso e quindi chiaramente tu non riesci a intubarlo. Qual è l'unico farmaco che in quel caso ti salva? È l'adrenalina. No cortisone, è immediata. Non cortisone, non antistaminico, niente di tutto ciò. L'adrenalina. Ma se non lo sai che sei allergico? Ti muori, se non c'è qualcuno che te la fa. Sono tutti che ce l'ha. Okay. È che ce l'ha. L'adrenalina solo se cioè io non la posso comprare, la posso tenere. Che la voglio tenere. No, non te la daranno mai. Non te la daranno mai. A meno che c'è un'allergia accertata, fai le prove allergiche, c'è un'allergia accertata, la richiedi e te la danno. Quanto tempo c'hai? Se vai in shock? È individuale, però è pochi minuti. Cioè, scusa, io devo aspettare che cioè, come faccio a sapere se mi può venire uno shock anafilattico solo entrando in contatto con quella sostanza? Esatto. Allora, lo shock anafilattico, ti spiego, lo shock anafilattico, a me quando ero bambino mi ha punto l'ape. Ok, ha punto l'ape, mi ha fatto reazione cutanea, gonfiore, rossore, dolore, applicato pomata, eccetera, eccetera, ed è passato. A me non ha più ripunto l'ape. Sono un soggetto che posso avere shock anafilattico o no? Perché? Perché ho scoperto con la seconda volta. Perché non lo so, ma mio fratello è così. Ha detto bene la ragazza. Lo scopri dopo la seconda volta. Cioè,
Quando ti punge l'ape o ti punge un altro insetto, che tipo c'è un rilascio di istamina, che è una sostanza che noi produciamo. Questa sostanza si lega con dei recettori. Che cosa succede? Che la prima volta tu non avrai mai uno shock anafilattico da quell'insetto, puoi avere una reazione allergica. Io non posso dire che ho allergia alla puntura d'ape, ok? Perché sono stato punto una volta sola. Però la seconda volta potrebbe essere fatale, perché la seconda reazione è, diciamo, più aggressiva rispetto alla prima e non copre tutti i recettori che ha coperto la prima. E quindi che succede? Che la seconda volta che mi punge, io posso andare in shock anafilattico. Quindi, se io ho il dubbio, nel senso, di solito le prove allergiche le fanno le persone che soffrono di crisi asmatiche, le persone che hanno delle allergie, e sono cosiddetti i soggetti atopici, cioè sono soggetti che hanno delle allergie conclamate e che quindi fanno dei patch test, prick test, quelli cutanei, i cerotti, che ti permettono di capire se effettivamente tu sei allergico e a che percentuale di allergia, perché uno potrebbe essere anche allergico e scatenare un semplice prurito, ok? Però lo shock anafilattico è pericoloso, appunto, quindi uno che ha un dubbio dovrebbe fare le prove, perché, ripeto, l'adrenalina è a scopo innanzitutto medico, diciamo così. Però chi è allergico e ha un'allergia accertata da shock anafilattico, perché io posso essere anche allergico al nichel e alla polvere, mica mi danno l'adrenalina, ok? Perché quella non ti provocherà mai uno shock anafilattico. Però una puntura d'ape, so che l'ape mi provoca uno shock anafilattico, allora sì, se è accertata, allora l'ASL ti rilascia questa adrenalina che tu puoi fare in maniera autonoma, nel caso in cui ti dovesse succedere una cosa del genere. Cosa succede? E chiudo. Se faccio l'adrenalina, no, c'è il morso di serpente, basta. Se faccio un'adrenalina a un soggetto che in quel momento penso che ha uno shock anafilattico, ma in realtà che non ce l'ha. Aumenta il battito cardiaco, può aumentare la pressione, però poi piano piano può avere dei brividi, però poi piano piano passa. Non lo ammazzi. Ovviamente una fiala. Se inizia a fare 2, 3 fiale, no, è una fiala. Perché se inizia a fare più fiale, ovviamente, quello è lo stesso farmaco che si utilizza nell'arresto cardiaco. Quando c'è un arresto cardiaco non utilizziamo l'adrenalina. Uguale. Ok? Solo che una la fai endovena nell'arresto cardiaco, nello shock anafilattico lo fai sottocute, intramuscolo. Ok? I morsi di serpenti, la cosa che è importante, è fondamentale, che oggigiorno la morsa di vipera, diciamo, che poi è quella che ci interessa di più, oggigiorno non si tratta più col siero antivipera. Cioè, nel senso, mi morde la vipera, vado in uno soccorso, dice, ma mi fai il siero? No, noi non ce l'abbiamo, perché non lo fanno più, perché hanno visto che il siero antivipera provoca più danni rispetto a se non lo fai. Che cosa fanno? Sicuramente alti dosaggi di cortisone e antistaminico, e il paziente va osservato in rianimazione. Deve essere velocissimo ad intervenire. Intervenire tu personalmente, se hai devi stringere la parte soprastante al morso, assolutamente, in modo tale che il veleno non va tanto in circolo. Sì. E lo porti in ospedale, dopodiché viene sicuramente ricoverato e tenuto in osservazione. Assolutamente. Il famoso taglio di uscita del sangue e tutto il resto? No, è relativo, sì. Puoi fare, allora, la fuoriuscita di sangue permette di far fuoriuscire un po' di veleno, però il fatto di succhiare, il fatto tutte queste cose qua, no, assolutamente. Come anche le meduse, no? Il fatto quando la medusa, che è spesso d'estate succede, no? Che la medusa, diciamo, ti punge, ti morde. Che cosa succede? Che ti mettono l'ammoniaca. Sì. Oppure c'è chi dice metti del lifricio. No. La cosa migliore, a meno che è una zona, diciamo, vicino all'occhio, perché ci possono succedere, a me mi ricordo da bambino, sotto la cavità orbitaria mi morse. La cosa migliore è fare una cosa sola. Sapete cosa? Doccia bollente e subito dopo doccia fredda. Perché?
Perché? Caldo e poi freddo. Perché? Stringere, esce più sangue. Shock termico, e quindi che fa? Vasodilati prima e poi subito vasocostringi. E quindi praticamente il veleno... Posso fare una domanda riguardante ieri?